45 minuti alla partenza, la febbre sale. Buongiorno da Vittorio Veneto, siamo in diretta da Piazza del Popolo dove sta per cominciare la sesta edizione della Maratonina della Vittoria, questa grande manifestazione di corsa che anima il centro città. Una gara che è molto sentita e lo dimostrano i 1500 iscritti, record assoluto di questa gara, un record che sicuramente ha avuto il traino dell'edizione dell'anno scorso, quando con la versione eroica, compresa una maratona, una tantum con notevoli pendenze, chiamò 4.000 persone, però tra maratona e mezza, la mezza nello scorso anno ebbe 1200 iscritti, quindi l'obiettivo di raggiungere lo stesso numero è stato ampiamente superato e decisamente è una maratona che sta prendendo piede nel panorama dell'atletica leggera, non solo italiana, perché vedremo poi arrivano atleti anche da diversi stati stranieri. Come vedete dalle immagini realizzate dalla Tenda TV, che anche quest'anno come l'anno scorso segue in diretta tutta la manifestazione, ci sono moltissime persone che stanno animando il centro città. È tempo di selfie, è tempo di applausi, è tempo di foto sulle scalinate del municipio, è tempo di riscaldamento, è tempo anche di colazione. Qui vediamo i bar del centro assaliti dagli atleti, magari quelli un po' meno tra virgolette professionisti, che preferiscono farsi una buona colazione, cappuccino e brioche prima di scatenare i loro cavalli delle proprie gambe. La maratonina partirà, come abbiamo detto, alle 9:35, ma prima partiranno due city run, due non competitive di 6 e 12 km dedicate a chi ha meno confidenza con la distanza dei 21 km della mezza maratona, o chi semplicemente vuole godersi due percorsi che assicurano davvero spettacolari. Prima di cominciare con questa lunga diretta che protrarremo fino alle premiazioni di quest'oggi, volevamo farvi sentire le parole del presidente del comitato organizzatore della maratonina, Vittorio Buriola. Ricordo che il comitato è composto da 3 società sportive vittoriesi, ne abbiamo parlato a lungo, è una gran bella cosa, applaudita da tutti, soprattutto i responsabili federali. Il fatto che 3 società della stessa città si mettono assieme per organizzare un evento è già il 6º anno, ma avremo tempo in questa lunga mattinata di parlarne. Dicevo, le 3 società che organizzano questa manifestazione sono Scuola di Maratona Vittorio Veneto, Atletica Vittorio Veneto e Vittorio Atletica, la società che da poco più di un anno si è fusa mettendo assieme Libertas Vittorio Veneto e Nuova Atletica San Giacomo. Dicevo, sentiamo cosa ci ha raccontato ieri pomeriggio all'Expo al Palazzetto dello Sport il presidente del comitato organizzatore Vittorio Buriola. Con Vittorio Buriola siamo all'Expo, al Palasport, poche ore mancano alla partenza della sesta maratonina della Vittoria. Allora, intanto un grande risultato, mi hanno detto 1554 iscritti. Risultato eccezionale, inaspettato se vogliamo, che però premia tutti quelli che hanno partecipato e contribuito a organizzare questa manifestazione, e soprattutto quelli che sono dedicati fino a stanotte, tutt'oggi, con impegno a fare in modo che venga un risultato ottimale per tutti. C'è grande curiosità anche per questa Barefoot Marathon. Mi hanno detto che ci sono ben 17 iscritti, che non è male per una cosa innovativa così. Ma noi ci abbiamo puntato grazie al nostro associato Ercole Lamanna, abbiamo creduto subito all'argomento perché vediamo che all'esterno dell'Italia è una specialità molto diffusa. Qui in Italia sta iniziando, ci sembrava giusto dare spazio anche a questa manifestazione e speriamo che possa prendere piede anche per il futuro. Ascolta, dovendo scommettere un centesimo, abbattiamo il record della corsa? Potrebbe essere, ho sentito dei numeri su dei ragazzi del Kenya e degli stranieri che mi hanno un po' impressionato e ci scommette più di qualcuno, credo. E il presidente invece non corre? Il presidente non corre quest'anno.
Male però. Purtroppo doveri e impegni diversi mi costringono a stare Ma fermo. l'allenamento ci sarebbe? No, l'allenamento ci serve meno proprio perché questi impegni non mi hanno permesso di allenarmi a sufficienza. Va bene, allora sai che la maratonina tu non la puoi correre, correrai tutte le altre. Esattamente, grazie. Mancano 6 minuti, se saranno precisi, gli starter alla partenza delle due city run, queste due corse non competitive aperte a tutti, come abbiamo detto, alle famiglie, ai runner non pronti per una distanza cronometrica superiore, a chi semplicemente vuole ammirare questi due percorsi. Come dicevo in precedenza, i percorsi saranno due, uno da 6 km e uno da 12 km. Se ne è parlato nel mondo dei runner in questi giorni, perché se la distanza sui 6 km sarà una passeggiata abbastanza tranquilla, quella dei 12 km sarà un percorso ritenuto abbastanza impegnativo. Per chi conosce le nostre terre, lo raccontiamo brevemente, gli atleti partiranno dal Viale della Vittoria, un po' più a sud rispetto all'arco di partenza della mezza maratona, che è situato proprio esattamente in Piazza del Popolo, quindi un po' più giù verso Ceneda, per capirsi, e si scenderà per qualche centinaio di metri lungo Viale della Vittoria e poi via Manin, per poi risalire verso il centro città, ma dalla stretta via Labbi, quindi si sale verso la zona dell'area Fenderl, qui a poche centinaia di metri dalla linea di partenza, però al di là della ferrovia, per poi cominciare a salire verso il San Lorenzo, quindi già una prima asperità. Si salirà fino all'uscita, diciamo, dal bosco, alla Fontanella, per chi conosce la montagna qui che sovrasta Vittorio Veneto, e poi ci si sposterà verso sud, verso la località San Fris, Posocon, insomma non entriamo nel dettaglio, per poi ridiscendere leggermente di altitudine, risalire verso la montagna dove è situato il castello di San Martino, residenza vescovile, si ridiscenderà verso Salsa per poi risalire su verso il Monte Altare, quindi è un'altra asperità, per poi ridiscendere verso l'area Fender di nuovo e con una inversione di marcia, diciamo, dirigersi verso il traguardo qui in Piazza del Popolo. Quindi detta così si capisce che è un tracciato davvero impegnativo e che qualcuno considera un trail. Del resto si sa che la scuola di maratona in particolare è un gruppo di atleti che praticano molto il trail, a partire dal presidente Ivan Cao, che è sicuramente uno specialista di queste distanze, soprattutto di queste asperità. Nelle immagini vedete l'arco di partenza e questi atleti che si stanno nel frattempo accalcando sotto l'arco di partenza. Sapete che queste gare non hanno classifiche, per cui non c'è l'affanno di partire davanti, anche se poi ci sarà chi la prende come una passeggiata, chi invece pedalerà con molta più voga, e sicuramente se si tratterà di arrivare al traguardo appaiati, ci sarà chi spinge sull'acceleratore per superare gli avversari. Dicevo, si sta accalcando la gente sotto l'arco di partenza. Ricordiamo anche un'altra cosa importante di queste due city run: l'organizzazione ha voluto legarle al centro antiviolenza di Vittorio Veneto. È un ufficio, una realtà molto importante che si impegna per combattere la violenza sulle donne, e è stato avviato qualche anno fa e per fortuna o purtroppo riceve molti accessi, quindi significa che è un servizio molto importante e purtroppo di cui c'è molto bisogno. La collaborazione con la Maratonina della Vittoria consiste nel fatto che una parte della piccola quota di iscrizione per la City Run viene devoluta direttamente al centro antiviolenza, proprio per sostenere la sua attività sia, diciamo, di ufficio sia promozionale, perché chiaramente questo è
un servizio che va pubblicizzato per convincere le donne ancora frenate da problemi di vergogna e di ritrosia a affrontare appunto il coraggio per affidarsi a queste strutture. E come dicevo, la collaborazione simpaticamente sta anche nel fatto che è possibile, come è di moda adesso, farsi un selfie con un cartellone apposito che è qui in zona traguardo, nel quale c'è il messaggio che io lotto contro la violenza o una cosa del genere. Insomma, anche questo in tempi di selfie e di Facebook e di social è sicuramente una pratica che dobbiamo fare, e sicuramente in molti faranno. Come vedete alle immagini, il viale si sta riempiendo. Chiaramente quelli che vedete adesso non sono gli atleti che faranno la mezza maratona, ma sono i non competitivi. Intanto sta arrivando sotto il traguardo Matteo Vecchietti, per chi ha seguito la eroica dell'anno scorso è stato il ragazzo trentino che ha vinto la maratona sulla distanza di 42 km mano nella mano con Fabio Bernardi, vittoriese conosciutissimo, che ha smesso praticamente la sua attività agonistica con quella gara e che oggi è qui nelle vesti per lui abituali, ma per chi lo vede insolite, di giudice di gara, ovviamente per la gara non competitiva. Mancano pochi secondi, sicuramente in sottofondo sentite anche la voce ufficiale di questa manifestazione, Alex Geronazzo, che anche quest'anno racconterà a tutti gli spettatori con la sua musica, la sua verve e la sua simpatia ogni momento di questa giornata. Vedete, i concorrenti sono tutti schierati sotto l'arco di partenza. Come dicevo, siamo a qualche centinaio di metri, forse 200 metri, forse anche meno rispetto all'arco di partenza della mezza maratona, e si sta per far partire queste due city run. Come dicevo, una versione sui 6 km, una versione sui 12 km. Sarà curioso vedere in percentuale quanti faranno la 6, quanti faranno la 12. Abbiamo sentito di atleti che non erano pronti per la mezza maratona, hanno detto ci limitiamo ai 12 km, non so se è stata una scelta saggia a sentire appunto della durezza. Ovviamente per chi è allenato il problema non c'è, ma per chi la pensa di farla come una passeggiata non sarà davvero una passeggiata nel vero senso della parola. Mancano pochi istanti ormai, sapete che la precisione di partenza in queste gare è molto curata e ci si tiene molto, però si parla soprattutto della prestazione, diciamo, cronometrica, quindi la ufficiale della mezza maratona. Per le non competitive, dove il tempo non è importante, diciamo, non c'è il rigore che c'è invece per le distanze federali. Abbiamo intravisto tra i concorrenti, presumo sui 6 km della non competitiva, anche dell'assessore ai servizi sociali, quindi direttamente coinvolto nella questione del centro antiviolenza, Barbara De Nardi, e anche il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonone, era annunciato in partenza alla 6 km. Vediamo il classico saluto di prima della partenza con tutti i concorrenti alle braccia alte per far vedere la loro attenzione e la loro presenza e soprattutto il loro numero. Sarà curioso poi capire se sarà record anche per la partecipazione alla non competitiva. Nel frattempo ricordo che quando partirà la mezza maratona avremo una serie di telecamere che la seguiranno e cercheremo di raccontarvela davvero anche dal percorso. Abbiamo un operatore in moto e uno anche in bicicletta per seguire al meglio anche la mezza maratona, ma avremo tempo tra l'una partenza e l'altra di raccontarvi anche il percorso della maratonina. Come dicevo, stiamo attendendo la partenza della non competitiva. In realtà ci sono ancora diverse persone in piazza che si stanno attardando. Qualcuno sicuramente è un concorrente della mezza maratona, qualche altro è pronto a partire per la non competitiva. Non appena sarà possibile. Ci ha raggiunto in postazione anche il presidente
FIDA al Trevigiana, aspettiamo solo che parta la mezza maratona, poi rivolgeremo qualche domanda a Oddone Tubia, che ringraziamo già di averci raggiunti. Allora stiamo a pochi istanti dalla partenza. Io spero che il fotografo che si è messo con una sedia sia solido, perché quando parte il fiume di concorrenti c'è il rischio che venga travolto. Ovviamente è una battuta, la cosa è stata ampiamente segnalata e quindi il problema non c'è. Una citazione anche per il tempo atmosferico. Quest'anno c'è il sole, adesso c'è una piccola nuvola che copre appunto la luce del sole, ma la giornata è splendida. Va ricordato che nelle precedenti edizioni ci sono stati anche casi di pioggia a dirotto che chiaramente rovina un po' la cornice a queste manifestazioni, perché se gli atleti sono solo in minima parte disturbati dal maltempo, nel caso del pubblico e della gente che fa da contorno e applaude i concorrenti alla partenza e all'arrivo, chiaramente una brutta giornata è sicuramente un motivo per non essere presenti e quindi diciamo la cornice scade. Invece oggi il centro è davvero popolato, in molti hanno ricordato uno dei tanti eventi svolti nel corso del 2018 qui a Vittorio Veneto, i raduni delle varie associazioni d'Arma, ma anche l'Eroica, come abbiamo già detto in precedenza, che hanno riempito la piazza e tutta la città di tanta gente in un bellissimo clima che è ripetuto anche oggi, è tornato e davvero ci stiamo per godere un'altra bellissima giornata di sport. Le immagini mostrano una foto della partenza, il sindaco Tonon assieme ai responsabili della scuola di maratona e il presidente del comitato organizzatore Vittorio Buriola. Abbiamo visto Giulio De Antoni, Otello Salvador che ha curato il marketing, Giulio De Antoni già presidente della scuola di maratona, tuttora anima della società vittoriese, e poi c'era Ivan Cao, l'attuale presidente, anche lui ovviamente super impegnato in questa manifestazione. Il sindaco aveva la bandiera a scacchi, probabilmente la sventolerà qualcun altro, adesso non vediamo, ma se, come ci hanno detto, correrà, non penso che riuscirà a sbandierare e poi partire, o forse anche sì, perché come dicevo non è una questione di partire a scatto per arrivare ai primi, ma è soprattutto questione di partecipare. Una partecipazione che ovviamente per i vittoriesi assume un maggior significato anche appunto per il valore benefico e solidaristico di questa manifestazione a favore del centro antiviolenza, che è sostenuto dal comune, ma soprattutto da molti volontari e da enti e persone che con la loro generosità contribuiscono alle spese soprattutto promozionali su questo tema. Vediamo che c'è tutta la gente ormai ammassata e pronta a partire. Ricordiamo anche, se qualcuno fosse nei pressi della partenza ma che ci segue da casa, che c'è anche la possibilità di effettuare uno screening sulla propria pelle, sui propri nei, in un camper che è appositamente venuto da parte della LILT, la Lega per la lotta contro i tumori. Anche loro sono qui in piazza per assistere e offrire uno screening gratuito per i nei. Ricordiamo che per gli atleti che fanno sport di tipo questo, cioè la corsa, la lunga esposizione al sole, può rappresentare anche una possibilità maggiore di avere dei problemi alla pelle, quindi un controllo è sempre importante, l'abbiamo detto, lo diciamo sempre anche in occasioni sportive come questa, quando sia importante la prevenzione, quando siano importanti gli screening, scusate, e quindi la possibilità anche per gli atleti ma anche per gli accompagnatori o i semplici vittoriesi che sono qui di farsi fare un controllo gratuito alla pelle c'è, e è qui grazie alla LILT, l'associazione che ha ovviamente una sede anche vittoriese molto attiva sempre nel loro impegno di assistenza agli ammalati, ma anche e soprattutto in termini di prevenzione. Sentite lo speaker che invita tutti a farsi la foto di sensibilizzazione relativamente al centro antiviolenza. La febbre sale, i concorrenti sono pronti e si sta davvero per partire alle 2
Vittorio City Run, 6 e 12 km di appoggio, eventi corollari a questa manifestazione. Dopo, ricordiamo anche che dopo la partenza della maratonina, che avverrà alle 9:35 puntuali, ci saranno quelli che non sono stati chiamati come centro metri della vittoria, ma in realtà 100 non sono 60 metri, e saranno dei ragazzini che a batterie qui sul viale faranno spettacolo. Sono atleti della Vittoria Atletica che faranno delle sfide a eliminazione diretta appunto sui 60 metri sul viale. Sarà tutto da godere anche per gli spettatori che sono qui per assistere alla partenza delle 3 gare, o meglio le 2 non competitive sui 6-12 e poi la mezza maratona. E in attesa dell'arrivo dei primi ci sarà la possibilità appunto di vedere anche questi ragazzini, e non solo ragazzini, che cercheranno di correre sui 60 metri. Partiti i concorrenti delle City Run, 6 e 12 km. Buona passeggiata a voi e in bocca al lupo soprattutto ai concorrenti dei 12 km, che come detto dovranno affrontare un percorso particolarmente impegnativo. Adesso cerchiamo di raccontarvelo di nuovo. Nella sostanza scenderanno verso sud, all'altezza di Via Lioni risaliranno lungo Via Labbi, per chi conosce Vittorio Veneto, saliranno verso l'area Fendel per poi salire verso il Colle di San Lorenzo, poi ridiscendere, si fa per dire, verso la zona Case Posoccon, San Fris, risalire verso il colle dove c'è il castello di San Martino, ridiscendere verso Salsia, salire di nuovo verso il Monte Altare, dove campeggia e garisce una bandiera tricolore davvero affascinante vicino alla croce. Sicuramente le nostre telecamere prima o poi riusciranno a inquadrare anche questo bandierone tricolore di fianco alla croce. Federico Campoallorto in regia mi fa brutti segni, perché io annuncio cose che non si sa se poi si potranno fare, ma sì, si potrà fare. Tutto si può fare con la Tenda TV, come è noto. Anche questa bellissima diretta, speriamo bellissima, sicuramente diretta, che stiamo facendo per farvi vivere e rivivere anche, perché chiaramente c'è la diretta per chi ci vede in streaming da qualsiasi parte, ma anche in televisione sul digitale terrestre a Vittorio Veneto, ma ci sarà anche la possibilità di riviverla vedendola nel sito www.latendatv.it in podcast, quindi ci sarà un ricordo davvero per tutti i partecipanti e non solo loro di questa splendida giornata di sport che stiamo vivendo a Vittorio Veneto. È la 6ª edizione della Maratonina della Vittoria, cominciata da qualche minuto con la partenza delle City Run. Come si vede, come avete visto dalle immagini, i primi sono partiti corricchiando, gli ultimi sono partiti passeggiando, e quindi c'è da scommettere che gli ultimi delle non competitive arriveranno dopo i primi della maratonina, che partirà tra 9:12 in questo momento alle 9:35, quindi tra 23 minuti sarà tempo di correre davvero e correre sul serio. Come sentite, lo speaker sta caricando a dovere tutti i concorrenti, i nostri operatori sono pronti, citiamoli e ringraziamoli. Abbiamo ovviamente in regia, abbiamo detto, il mitico Federico Campoallorto, che mi fa i gestacci ovviamente. Sul trespolo non so come si chiami, la pedana forse si chiama Francesca Astori, poi c'è Alessio Denardi che sta per partire sulla bicicletta, poi vedremo se sarà in grado di pedalare e anche di inquadrare, ma questo lo scopriremo. Leonardo Segat è già partito a bordo di una moto per seguire anche più velocemente la mezza maratona, e poi Mirko Andreetta che per adesso sta chattando col suo cellulare, poi chissà se anche lui ci darà una mano per vivere al meglio questa manifestazione. Ci sono anche
gli amici di Diego, è giusto ricordarli, è giusto parlare anche di loro. Sono un'associazione che da diversi anni permette a dei ragazzi più sfortunati di correre, di vivere le emozioni di queste manifestazioni. Sono un gruppo di appassionati, di gente che si allena apposta per fare queste manifestazioni, ma non solo mezze maratone, anche maratone, e farle spingendo dei ragazzi, delle persone in carrozzina. Il pettorale, come vedete, hanno anche i ragazzi in carrozzina, hanno i pettorali, sono loro i concorrenti, sono loro i protagonisti di questa manifestazione, anche di questa manifestazione. E come sanno gli appassionati di queste manifestazioni, sono davvero bravi e generosi e tanti gli amici di Diego che da tanti anni portano in giro per il mondo, letteralmente, perché li portano a fare anche maratone e mezze maratone all'estero, questi ragazzi, e anche oggi partiranno prima della partenza della maratonina. Non vi racconto i gestacci che mi fanno dalla regia per far vedere a voi che è stato inquadrato anche il bandierone con la croce sul Monte Altare, come avevamo annunciato, e come volevasi mostrare, la tenda è riuscita a girare le proprie telecamere fisse intanto per poter inquadrare il bandierone e la croce sul Monte Altare, che domina la città di Vittorio Veneto e che protegge, se vogliamo, anche tutti i concorrenti di questa ennesima manifestazione sportiva. Un'informazione per atleti interessanti all'eventuale ruolo di... Allora, in attesa della partenza della mezza maratona, che avverrà tra 20 minuti, vi facciamo sentire la voce, le poche parole, diciamo, tra due due sicuri protagonisti, possibili vincitori della mezza maratona che sta per partire. Sono due ragazzi keniani che vivono a Siena, Joash Kipruto Koech, l'uomo, il ragazzo, e Vivian Jerop Kemboi, la ragazza. Le abbiamo raccolte ieri nel corso della presentazione della corsa all'Expo. Sentiamoli. Abbiamo qui due dei favoriti della sesta maratonina della vittoria, vengono dal Kenya, Joash Kipruto Koech e Vivian Jerop Kemboi. Chiediamo a loro intanto da dove vengono e dove vivono. I come from Kenya and I live in Siena. And you? I come from Kenya and I live in Siena. Ok, anche Vivian vive a Siena e viene dal Kenya. Your personal best time? My personal best time is 1 hour 2 minutes. 1 ora e 2 minuti di personale. When did you make this personal? 2016. Nel 2016, quindi sono 2 anni e rotti. And your personal? 1 hour 12. And when did you? Last year, 2017. L'anno scorso, quindi 1 ora e 12 e 1 ora e 02, quindi sicuramente possono ambire alla vittoria. And what do you think about your run today? I think I will run 1 hour 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, ok. Maybe it's enough to win. Yeah. Dice che pensa di correre in 1 ora e 5, che forse basteranno a vincere. And what do you think about the race? I will run to my best level tomorrow. Dice che vuole fare il suo miglior tempo, ok, quindi se ha fatto 1 ora e 12, scendere sotto 1 ora e 12 probabilmente basterà anche per vincere. Grazie e in bocca al lupo. Thank you. Siamo a 17 minuti dalla partenza della mezza maratona, la sesta maratonina della vittoria. Qui c'è un po' di trambusto perché chiaramente siamo molto vicini alla partenza, quindi tutti gli atleti, i 1500 iscritti, si stanno accalcando dietro l'arco di partenza. Sta arrivando il mezzo con i lampeggianti che farà da apripista e ovviamente stanno per partire gli amici di Diego che abbiamo detto, e poi quelli che vedete con i palloncini sono
i cosiddetti pacemaker, gli addetti ai lavori li conoscono bene, poi sentiremo anche Roberto Toneatto che ci spiega la funzione esatta di questi atleti particolari, che sono quelli che corrono a tempi prestabiliti per aiutare i meno, tra virgolette, professionisti a seguire un ritmo regolare per arrivare a un tempo che puntano ad ottenere. Stiamo veramente a pochi minuti dalla partenza, c'è tempo per le ultime foto, gli ultimi riscaldamenti, gli atleti si tolgono gli indumenti in più, sentite il calore che c'è attorno agli amici di Diego che stanno per partire, e anche ovviamente ai pacer in particolare con i palloncini verdi pronti a fare il loro servizio. Come dicevo, la maratonina sta per cominciare. La fortuna per gli atleti di questa temperatura è anche per non doversi essere coperti troppo prima di partire, perché appunto non c'era da difendere i propri muscoli dal freddo. Il riscaldamento è stato fatto in assoluta tranquillità. Ora sono tutti quasi pronti alla partenza. Per la verità vedo ancora molta gente col pettorale in piazza, quelli sicuramente non hanno l'ansia da prestazione e sono più rilassati prima della partenza. I più in tensione sono sicuramente quelli sotto l'arco di partenza, già pronti a partire quando ancora mancano esattamente 15 minuti. Anche i nostri operatori sono pronti a partire con moto e casco. Sentite i fischietti sono quelli dei pacer, anche loro sono belli carichi. Ricordiamo che anche per loro non è una passeggiata semplice, perché devono correre a un ritmo regolare e sentirete poi che ho anche fatto una piccola scommessa di un caffè con il responsabile dei pacer di oggi sulla puntualità del suo servizio in corsa. La striscia, il nastro di partenza è pronto, ci sono gli amici di Diego sotto l'arco di partenza pronti a partire sicuramente tra gli applausi di tutti i presenti per questa loro ennesima bellissima avventura. Tutti pronti? Vi farei sentire la tensione palpabile, ma la tensione di emozione che c'è. Sentiamo lo speaker. Un grande applauso per gli amici di Diego. Non sento su! Gli amici di Diego alla partenza. Diego Massietto. Avete sentito la carica di Alex Geronazzo. Anche questi speaker che seguono queste manifestazioni sono davvero bravi, perché permettono di vivere la manifestazione non solo ai concorrenti ma anche a tutte le persone che sono presenti alla partenza e poi saranno presenti al traguardo. È davvero una carica importante tra musica e parole per seguire al 110% queste manifestazioni. Il nastro di partenza è teso e si sta per partire. Come detto, partono prima gli amici di Diego, che poi regolarmente verranno superati ovviamente dai concorrenti, ma ovviamente lasceranno strada, perché loro non è una questione di tempo cronometrico, non è questione di vittoria, è questione di partecipazione, che vale per tutti ma per loro in particolare. E meno male che ci sono, perché rendono davvero ancora più ricca questa manifestazione, come tutte le altre a cui partecipano da ormai diversi anni. Siamo ormai al countdown avviato da un bel po', mancano 12 minuti alla partenza. Ovviamente gli amici di Diego partiranno qualche istante prima, in modo che non ci sia il rischio che i concorrenti che partono a razzo di corsa vadano a collidere contro le carrozzine. Questa è ovviamente una precisazione inutile, nel senso che è ampiamente scontato che la cosa è stata studiata e la regia è molto chiara.
Siamo ormai veramente a pochi istanti. Come vi dicevo prima, vi farei sentire la tensione, la passione che si respira in questi momenti sul traguardo, che è anche la partenza, perché veramente mancano pochi secondi alla partenza di questa sesta maratonina della vittoria. I concorrenti sono pronti, gli spettatori sono pronti a applaudire, gli allenatori che hanno seguito i possibili vincitori sono pronti alle ultime istruzioni, gli ultimi esercizi di stretching per i muscoli. Qualcuno che si sta arrivando adesso alla partenza, andiamo a ripetere e un po' attardato. Il primo start, il primo colpo di pistola sarà dato esclusivamente per gli amici di Diego. A seguire, a 5 minuti, verrà dato il via ufficiale alla sesta maratonina della vittoria, quindi il primo start anche in fondo sarà dato per gli amici di Diego, solo per gli amici di Diego. A 4 minuti e mezzo circa dalla partenza agli ordini della Federazione Italiana di Atletica Leggera, io lascerei la parola per qualche istante al sindaco di Sarmede, Larry Pizzol, per i saluti a tutti 1500 ed oltre presenti. Buongiorno a tutti carissimi, io oltre al mio vi porto anche il saluto dei sindaci di Vittorio Veneto impegnato nella City Run e del sindaco di Cappella Maggiore. Per noi è un onore essere qui, siete veramente dei grandi atleti, delle grandi persone, e agli amici di Diego e a coloro che li accompagnano io dico grazie. Passiamo subito la parola a pochi istanti dal via al presidente del comitato organizzatore Vittorio Buriola. A lei. Allora, innanzitutto un ringraziamento a voi partecipanti per questa presenza così massiva. Agli amici di Diego che sono sempre presenti a queste manifestazioni con la loro caratteristica, e soprattutto ai volontari che si stanno dedicando da diverso tempo ad aiutare e a rendere così importante questa manifestazione che speriamo cresca negli anni. Un grazie naturalmente anche agli sponsor che hanno contribuito e contribuiranno, speriamo anche prossimamente, per aiutarci a farla crescere sempre di più. Grazie a tutti. 90 secondi alla partenza, attenzione perché il via sarà dato agli amici di Diego dal corpo dello starter della Federazione di Atletica Leggera. Mancano pochi secondi ormai alla partenza, avete sentito lo speaker, sentiamo ancora in sottofondo Alex De Ronazzo. Sta per partire il gruppo degli amici di Diego e sarà sicuramente applaudito dagli applausi chiamati da Alex De Ronazzo e che onestamente sarebbero sorti sicuramente spontanei vista la simpatia che riscuotono questi volontari. 30 secondi alla partenza degli amici di Diego. Dieci, 7, 5, 3, 2, 1, partono gli amici di Diego. Sull'applauso per gli amici di Diego.
Eccoci qua, mancano pochissimi minuti, abbiamo visto e sentito partire gli amici di Diego, l'applauso che li ha accompagnati, adesso siamo davvero pronti alla partenza più attesa, la partenza quella sui 21 km e 97 metri della mezza maratona, la sesta maratonina della vittoria che stiamo per vivere oggi. È una edizione davvero attesa, una edizione record come partecipazione, 1554 se non vado errato gli iscritti, un numero davvero sorprendente e hanno detto gli organizzatori persino inatteso in queste proporzioni. Sentiamo alcuni dei probabili protagonisti, abbiamo già detto del keniano Josh Kipruto Koech, 35enne con un personale di 1 ora e 0204 ottenuto nel 2016 a Cremona, e 5 volte è sceso sotto l'ora e 03. Ieri ci ha detto, come avete sentito, che punta a fare 1 ora e 05. Va detto che il primato di questa corsa ottenuto lo scorso anno dal keniano Kiplagat Kurgat è di 1 ora e 06 e 43, quindi è possibile che ci apprestiamo a vedere anche il record della corsa. Col numero 889 Matteo Vecchietti, 37enne, lo scorso anno vincitore della maratona, sulla distanza della maratona, come abbiamo detto prima, mano nella mano con Fabio Bernardi, e reduce da 1 ora e 13 a Verona lo scorso anno. Col numero 1004 Cosman Kijen, 28enne, con un personale di 1 ora e 03:42, lo scorso anno è stato secondo alla maratonina di Crema in 1 ora e 04, anche questo quindi un tempo molto importante. Ken Mutai, un altro atleta africano con un personale 26enne, con un personale di 1 ora 04:14, l'anno scorso ha vinto a Orzi Nuovi in 1 ora 05, anche qui vicino a Palmanova. Il numero è 1005. Col numero 1161 Roberto Graziotto, 30enne, vincitore della Cittadella nel 2018, ha un personale di 1 ora 08, qui si sale sopra il record, ma non si sa mai, il personale potrebbe essere sempre ottenuto anche qui a Vittorio Veneto. Col 1253 il veterano Alessandro De Gasperi, col numero 1416 Ismail Zufi, italiano, 27enne, ha un personale di 1 ora e 14, però risale al 2011, l'anno scorso è riuscito a correre in 1 ora 18:53. Rashid Benambane, marocchino, 32enne, ha il numero 1417, ha 1 ora e 7 e 14 di personale, l'anno scorso anno ha corso sempre in 1 ora e 7, però a 45 secondi a Ravenne. Manca un minuto alla partenza. Vediamo anche le 3 possibili protagoniste in campo femminile. La keniana Vivian Jerop Kemboi, l'abbiamo sentita prima, ha il personale di 1,12, ci ha raccontato, l'ha ottenuto l'anno scorso a Uta in Sardegna e punta a fare il suo personale proprio oggi. E ricordiamo che il primato è stato stabilito anche questo lo scorso anno, appunto nel 2018, dalla keniana Yeye, è 1 ora e 16 netti, quindi se fa il suo personale la Kemboi sicuramente farà il primato della corsa. Col numero 2 correrà la Kemboi. Maurizia Cunico col numero 5, è la più anziana tra virgolette del gruppo, è 51enne, terza lo scorso anno, è stata scesa, ha corso 2 volte sull'ora e 20 nel 2018 e un mese fa 1 ora e 22 a Bergamo. E poi 852 Giovanna Ricotta, 47enne, ha vinto nel 2017 secondo lo scorso. 5, 3, 2, 1, parte la sesta maratonina della vittoria. Signori, correte più forte che potete, voi non siete l'aria, siete il vento. Voi non siete l'aria, siete il vento. 21.097 metri di gloria, che ognuno insegua la propria gioia. Ci vediamo al traguardo, 1500, grazie a
a tutti, voi non siete l'aria, siete il vento. E la lunga fila della maratonina della vittoria transita sulla linea di start. Signori, che spettacolo a Vittorio Veneto, che spettacolo! E sono partiti tutti! È transitato il biscione dei concorrenti che sono passati sotto l'arco di partenza. Adesso vedete nelle immagini in diretta dalla nostra moto, dall'operatore Leonardo Segat, i concorrenti hanno percorso un po' del via della Vittoria, sono scesi verso est tramite via Carducci, sono risaliti verso il centro lungo via Dante, quindi hanno svoltato verso costa, diciamo verso est, per dirigersi verso l'ospedale, poi scenderanno verso Anzano in Cappella Maggiore. Ricordiamo che questa è un tratto in leggera discesa. Dicono gli esperti che bisogna percorrerlo con molta attenzione, non farsi tradire dalla discesa e spingere oltre il lecito, perché poi la gara è ancora molto lunga. Sì, arrivati a Anzano arriveranno fino a sotto a via Roma Cappella Maggiore, saliranno verso il municipio e quindi saliranno verso Sarmede. Qui dalla discesa della prima parte si passa una parte in leggera salita, si arriverà fino al municipio di Sarmede, dove ci sarà il giro di boa, si ridiscenderà verso Cappella Maggiore nei pressi del municipio, passando poi per un'altra strada verso la zona della pagoda, per chi conosce queste zone, e poi tramite strade in mezzo ai campi si scende fino a San Giacomo di Veglia, via Calalta, e si arriverà appunto nel centro a sud di Vittorio Veneto, e da lì si comincerà a risalire verso il traguardo. Ho usato il termine risalire proprio perché ci sarà da percorrere la pista ciclabile che corre lungo il Meschio, bellissima, conosciutissima dai vittoriesi e non solo, che però ha una leggera pendenza, quindi è importante mantenere le forze perché gli ultimi chilometri saranno in leggera ascesa. Le immagini dalla nostra moto fanno vedere i concorrenti africani in vantaggio, diciamo, sono partiti subito forte. Un pelotoncino di 4 concorrenti che sembra avere un'andatura sicuramente superiore rispetto agli altri. 4 concorrenti che sono partiti a un ritmo davvero elevato, ma sicuramente loro sono professionisti di queste distanze, quindi non hanno sicuramente esagerato in questa loro partenza, sanno perfettamente che ritmo devono tenere. Vedete, c'è il numero 1 e chiedo aiuto alla regia se riesce a farmi capire i numeri dei concorrenti. Il numero 1 l'ho riconosciuto, è Kötz, l'abbiamo intervistato ieri, poi magari riuscirà a vedere i 3 concorrenti che sono con Kötz, che si candidano ad essere tra i favoriti. I concorrenti hanno già superato Costa di Vittorio Veneto, la stretta di Costa, stanno viaggiando verso l'ospedale. 16 o 17 ora andremo a scorgere più da vicino per interpretare. Allora vediamo i concorrenti che fa parte del gruppo di testa, mentre anche con questa telecamera sulla moto con Leonardo Segat. Un allungo deciso, vedete dalle immagini che c'è già un bel distacco rispetto ai
al plotone. Sono passati pochi minuti, sono passati 5 minuti, quindi i chilometri non sono molti di sicuro percorsi, però vedete il distacco è già sensibile. Poi vedremo se si riuscirà a avere qualche tempo cronometrico per poter fare una proiezione del tempo di arrivo. Probabilmente con la quaterna di testa, mentre Mutai detta il ritmo, il Vediamo 1417. Rashid Benaddane, è un nome anche difficile da pronunciare, e lui assieme a Koech e altri 2 atleti africani. Tra un po', come dicevamo in precedenza, partiranno anche i velocisti, i giovani velocisti di Vittoria Atletica, pronti a cimentarsi qui sull'Ia della Vittoria. Vediamo El Suifi, anche lui con il gruppo. Vedete dalle immagini gli atleti sono all'altezza dell'ospedale e stanno tenendo un ritmo davvero elevato. Dopo circa 3 km di gara vediamo Koech, Mutai, Benandam e Cosmas, 3 keniani. Ken Mutai, anche lui personale di 1:04. Nel plottoncino dei 4 concorrenti che stanno guidando questa sesta maratonina della Vittoria. Partita del tripudio della gente e aiutata anche da una splendida giornata, una temperatura attorno ai 12-13 gradi che sicuramente è adatta per percorrere questa sesta edizione della maratonina. Vedete che anche il gruppo dei primi ci sta sgranando, sono rimasti in 3 alla testa della corsa, a un ritmo davvero forte, e un atleta sta cercando di crollarsi di dosso. Benandam, quindi un marocchino, e 3 keniani in testa alla sesta maratonina della Vittoria. In realtà dalle immagini si vede che sono rimasti in 3 adesso i concorrenti. Uno dei 3 keniani si è rallentato. Vedete anche queste bellissime immagini prodotte dalla tenda che ci permettono di vivere anche qui sul traguardo la corsa, e ovviamente da casa e in tutto il mondo veramente c'è la possibilità di seguire in diretta streaming sulla tenda questa sesta maratonina della Vittoria. 4 stranieri in testa alla corsa, come era nei pronostici, però è da vedere, perché come vedete dalle immagini si sta allungando il plottoncino, sono rimasti in 3. Come vedete dalle immagini siamo arrivati alla rotonda di Anzano di Cappella Maggiore, quindi siamo passati nel comune di Cappella Maggiore e qui comincerà un po' la leggera discesa. Sarà curioso capire anche dalle immagini della nostra telecamera mobile se toccando ferro in regia scommettono sulla durata delle batterie delle nostre telecamere. Comunque godiamocele tutte almeno finché ci sono. I primi 2 si sono staccati dagli altri. Chiediamo alla regia se ci aiuta a riconoscere chi sono i numeri dei primi 2, perché si sono staccati, il ritmo è forte. Allora Rashid Benandane è uno dei 2 e l'altro, quello con la canotta blu, è il keniano Koech, che abbiamo sentito prima e che punta a correre in 1:05, e se così facesse probabilmente oltre al record della corsa vincerebbe anche la gara. Quindi sono rimasti in 2 Benandane, il marocchino 32enne, e il 35enne
Kipruto Kötz. Un ritmo forte anche per gli altri due africani che erano partiti con loro. Vedete, adesso questa è la fase in leggera discesa verso Cappella Maggiore. Hanno approfittato di questa leggera pendenza per aumentare il ritmo e questo ha stroncato la resistenza dei pur forti due compagni battistrada del pelotoncino dei primi concorrenti. Vedete il ritmo, non sembra esserci accordo, corrono affiancati, non c'è uno che tira, l'altro che dà il cambio, c'è due atleti. Allora ci ha raggiunto in postazione la regia, non so se ha inquadrato anche il bellissimo tavolino che abbiamo, siamo davvero dei professionisti. Allora niente, non riesco, sono riusciti a inquadrare il bandierone in cima al Monte Altare, non sono riusciti a inquadrare il nostro tavolino. Chissà se riescono, ecco adesso riescono a inquadrare Otello Salvador. Allora non puoi correre, però insomma te la godi questo spettacolo da spettatore impegnato nell'organizzazione. Sì, beh, allora quest'anno è una giornata stupenda, dai numeri della Vittorio City Run che corre proprio con una tematica molto importante contro la violenza. L'abbiamo detto, l'abbiamo raccontato. E i minori e soprattutto la maratonina che ha avuto un incremento di iscrizioni quasi del 50% rispetto allo scorso anno e quindi siamo molto soddisfatti. Finalmente un anno ci godiamo la manifestazione con il sole, con una temperatura primaverile, con il gran piacere di poter correre. Abbiamo già una gara combattuta nelle posizioni di testa perché abbiamo due atleti, un keniano e un marocchino, che si stanno dando battaglia, non hanno risparmiato fiato in nessun modo e quindi diciamo che ci sono tutti gli ingredienti per vivere una giornata di sport e di festa nel migliore dei modi. La stiamo sicuramente già vivendo, c'è anche questo spettacolo di questa trasmissione in diretta delle immagini che non è poco anche per la nostra mezza maratona. Mi sembra che sia davvero un'occasione per vivere a pieno anche tutto il nostro territorio. Allora, l'organizzazione quest'anno, grazie alla Tenda TV, grazie a tutti i volontari e al comitato maratona. Federico, il caffè è pagato per tutti dopo. Con Federico in regia che stia regalando delle immagini veramente fantastiche. Siamo a Vittorio Veneto, siamo una piccola realtà del Veneto, ma stiamo dando praticamente esempio di organizzazione, di efficienza e soprattutto di spettacolo. Avere le immagini in diretta a Vittorio Veneto di una maratonina diciamo che fino a poco tempo fa era a carattere provinciale, diciamo che è una grande soddisfazione. Il pubblico si sta divertendo. Ci sono tra l'altro adesso ci stiamo avvicinando alla sfida dei 100 metri dei ragazzi della Vittoria Atletica e quindi diciamo che ci stiamo godendo appieno grazie anche ai mezzi tecnologici di cui oggi disponiamo veramente di una gara stratosferica. Grazie Otello, ti chiedo in diretta ancora di aiutarmi a portarmi poi al traguardo i concorrenti che arrivano al traguardo e nel frattempo intanto che parte la sfida sui 100 metri se mi porti Odone Tubia da qualche parte che gli facciamo due domande. Lo andiamo a recuperare subito. Grazie, buon lavoro a Otello Salvador, uno dei responsabili dell'organizzazione, davvero impegnatissima questo comitato per rendere tutto al meglio. Intanto le immagini continuano a scorrere sul vostro teleschermo e vedete che Kötz ha cambiato un po' passo. È da capire se Benandane ha tirato un po' troppo il collo nella prima parte o se è solo in un momento di controllo dell'avversario. Adesso vedremo, le immagini ci diranno se il ritmo imposto da Kötz stroncherà la resistenza di Benandane o se è solo appunto un momento di controllo da parte del marocchino 32enne che ricordiamo ha un personale di 1 ora 07 ottenuto nel 2017 ad Agropoli e 1 ora 07 e 14 e invece ha ottenuto 1 ora 07 e 45 a Ravenna nel 2018. Ci ha raggiunti in postazione Odone Tubia, grazie di essere qui. Odone, abbiamo sentito in diretta le tue parole allo speaker, ripetiamole per i nostri telespettatori. Siamo in diretta, come sai, sia sul digitale terrestre qui a Vittorio Veneto che in streaming, quindi potenzialmente in tutto il mondo. Stiamo offrendo, penso, un bello spettacolo. L'atletica trevigiana sta offrendo un bello spettacolo. L'atletica trevigiana sugli scudi, come si usa dire. Per quanto riguarda questa gara,
mi sono fatto un'idea molto precisa da un punto di vista tecnico. La gara è cresciuta moltissimo da un punto di vista organizzativo e partecipativo. Il prossimo passo sarà quello fondamentale per fargli fare il definitivo salto di qualità e avere maggiore supporto da un punto di vista di valore tecnico degli atleti. Non sto dicendo che questa sia una mezza maratona di poco valore, però attenzione, c'è questo keniano, keniota che a dir si voglia sta macinando già la gara, non siamo ancora al 5° chilometro e ha già distrutto il gruppo. Lo sappiamo come sono i keniani, no? Sono front runner e non c'è niente da fare, non li teniamo in nessun modo. Però guardate, ripeto, il prossimo passaggio sarà costruire un blocco di atleti che almeno fino a metà gara o anche a 3/4 di gara possa giocarsela e poi ovviamente come sempre vincerà il più forte, il migliore, quello più in condizione. Questa gara adesso troverà il confronto tra la strada e questo keniano che la sta divorando. Dietro c'è un atleta marocchino, ma io credo che ci sia stato quasi un peccato di presunzione, perché impostarla così velocemente vuol dire andare in acido anzitempo, e quando vai fuori soglia e hai ancora 15 km davanti diventa una salita infinita, ecco, solo questo. Bella partecipazione, ho visto l'avvio dopo la curva iniziale, cioè a circa 200 metri, questa folla di atleti. Vittorio Veneto meritava tutto questo, gli organizzatori anche, e io ho la convinzione che stanno costruendo idealmente una manifestazione che sarà senz'altro in crescita nel prossimo futuro. Grazie Oddone, torniamo all'aspetto tecnico. Tu l'hai percorsa un anno da concorrente e hai sempre detto che bisogna fare molta attenzione alla parte iniziale, che questa leggera discesa che può tradire, forse il marocchino l'ha già pagata. Ma il marocchino può averla pagata soprattutto al di là del percorso, perché attenzione, se questo è un percorso che riusciamo a prendere non cautamente ma con la giusta prospettiva, nel senso di riuscire da un punto di vista energetico a distribuire bene, non è terribile, anzi è un percorso che può tirar fuori anche il tempo, ma il marocchino probabilmente ha impostato, al di là delle pendenze, ha impostato probabilmente troppo velocemente la prima parte. Quando fai 2 chilometri disgraziati tra virgolette, nel senso di sbagliati, poi lo paghi, non c'è niente da fare, lo paghi. E comunque è ancora qui, vedo. Sì, non molla. Ascolta, un accenno sul discorso della partecipazione, più di 1500 iscritti per una maratonina così giovane, mi sembra un risultato ottimo e promettente. Lo hai anche già detto. È un grande risultato, poi dico una cosa, ma guardate, non voglio fare polemiche inutili, non è questo il contesto e poi non lo è mai, far polemiche non serve, però se dovessimo, come fanno alcune manifestazioni anche importanti e non solo su territorio trevigiano, portiamoci un attimino anche fuori dalla nostra provincia, sommare la partecipazione di tutti, la City Run e tutto il resto, la partecipazione andrebbe probabilmente oltre i 2000, forse di più senz'altro. Ecco, no, io credo al dato secco, al dato netto che dice mezza maratona, questa è la classifica, i partenti sono 1.500, classificati 1.450, 1.420, 1.300, non lo so ancora, ma questo è il dato che su cui dobbiamo far conto. Certamente avere già alla partenza 1.500 persone è un dato che convince e ci fa pensare che è utile impiegare ulteriori sforzi per far crescere ulteriormente una manifestazione in cui io credo, perché è senz'altro organizzata soprattutto da persone per bene che tengono fede al proposito che l'atletica deve essere questa atletica, quella che vogliamo noi. Ecco, ultimo flash, prendo l'assist, questa organizzazione che unisce 3 società in un unico comitato per organizzare questo evento. Intanto vediamo le immagini che siamo arrivati a Cappella Maggiore, adesso se non vedo male ci dovrebbe essere
diciamo la virata verso, verso Sarmede, quindi leggera ascesa. Dicevo, 3 associazioni che si mettono insieme per organizzare un evento, anche questa è la linea che la FIDAL provinciale auspica. Ma nel modo più assoluto, ma non solo questo. Vedete, qui bisogna parlarci chiaro. Certamente la collaborazione è la migliore compagna per avere i maggiori effetti positivi da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista istituzionale, da un punto di vista dei risultati, tutto quello che volete. Ma guardate che assieme a questo progetto c'è l'altro progetto che non deve separarsi da questo, i mini raduni, ma qualcuno ha preso sotto gamba una cosa estremamente importante. I mini raduni hanno permesso a questo comitato provinciale e al movimento dell'atletica trevisana di essere nel territorio veneto il settore promozionale più importante. Ma attenzione, non solo per il risultato, la punta. Certamente avere il campioncino è bello, è importante, ma noi abbiamo fatto squadra, i mini raduni sono serviti a questo, a mettere assieme tanti ragazzi che hanno collaborato con tecnici diversi, che si sono conosciuti tra di loro, che hanno socializzato, e nel momento in cui ci sono state le rappresentative venete, Treviso aveva una formazione diversa, è proprio un aspetto culturale e sociale. Ci conosciamo tra di noi, siamo amici e difendiamo gli stessi colori, i colori trevisani, e ci siamo riusciti. Un grande grazie a Sandro Delton, che come fiduciario tecnico ha lavorato benissimo, ma un grazie certamente anche a tutto il comitato provinciale e all'atletica trevisana tutta, che alla fine, al di là dei piccoli distinguo, ha sostenuto da par suo questo movimento e i progetti del comitato provinciale. Grazie Oddone, un ultimo flash, non voglio dare una nota triste a questa bellissima giornata, ma un saluto e un ricordo a Ivo Merlo che ci ha lasciato da pochi giorni. Sì, è una nota dolorosa, difficile da ragionare davanti a un microfono. Tutto quello che mi sento di dire è che siamo stati avversari e devo dire avversari molto duri tra di noi, ma questo dice la politica sportiva. Dopodiché ci siamo trovati a governare assieme. Lui purtroppo per un tempo troppo breve, il comitato provinciale. Oltre che essere consigliere era anche segretario del comitato. Ha lasciato un vuoto, questo è chiaro. Io credo, lo dico in modo laico ma altrettanto profondo, nel momento in cui ci sarà questo aspetto che ci ricollegherà, perché tutti noi dobbiamo fare l'altro passo, io spero che ci sia tempo solo per un abbraccio tra me e Ivo Merlo. Grazie Oddone, grazie di tutto e buona giornata, goditi questa 6ª edizione della maratonina e stiamo vivendo questa gara. Vedete nelle immagini il keniano Koech che sta davvero, ha seminato davvero il suo concorrente Benhamdane. Tanto mi fanno dei segni, ditemelo direttamente che così capisco. Ah, perfetto. Quindi la gara femminile è guidata dalla Vivian Sherop Kemboi come dalle previsioni, seguita da Giovanna Ricotta e Maurizia Cunico. Sarà interessante capire se sappiamo più o meno i distacchi in modo da poter raccontare anche questa, ma comunque intanto ringraziamo Otello Salvador anche per questa informazione. Vediamo che Koech continua la sua marcia solitaria. È bellissimo, sicuramente le nostre telecamere dicono che abbiamo superato gli 8 km, il tempo è di 25 minuti. Adesso vediamo, facciamo un po' di proiezione, viaggiamo verso 1 ora e 6, siamo 6 km, sono 8 esatti e i minuti sono 25 esatti.
viaggiamo al ritmo di tra l'ora e 5 e ore e 6, quindi viaggiamo al ritmo di record della corsa. Ricordiamo che la gara, come ha detto Oddone Tubia, non è semplice dal punto di vista tecnico, ma sicuramente il keniano si è informato, pur non essendo ovviamente di queste zone, si è informato e quindi l'ha presa nel modo giusto. Vedete che la sua corsa è sempre regolare, secondo me si è un po' rallentata, ma probabilmente era previsto nella sua tabella di marcia, probabilmente di scrollarsi di dosso la concorrenza degli avversari per poi rallentare un po' il ritmo e ossigenarsi e poi calcare sull'acceleratore ancora. Si stava viaggiando tra Cappella Maggiore e Sarmede, intanto dalle immagini nell'altra parte dello schermo, da una parte vedete la possibilità di seguire davvero a pieno tutta la giornata, da una parte la maratonina, dall'altra i 100 metri della vittoria, sono 60 ma va bene lo stesso, con i ragazzini di Vittoria Atletica che fanno le loro volate. Vedete anche queste immagini bellissime di Josh Kipruto Kech, ricordiamo 35enne keniano che è venuto qui da Siena per vincere questa gara e chiudere in 1 ora e 05. Per adesso il ritmo è quello, forse appena più lento, però siamo sicuramente in linea con le previsioni. Nell'altra immagine vedete i ragazzini che fanno i loro 100 metri della vittoria sul viale, delle sfide molto combattute che stanno entusiasmando ovviamente i genitori e non solo. Siamo al 9° chilometro e sono 27 minuti al 9° chilometro, siamo sempre tra l'ora e 5 e l'ora e 6, quindi diciamo che la previsione è sempre sullo stesso ritmo e è davvero un ritmo, intanto di sicuro da record della corsa, ma comunque chiudere sull'ora e 5 una mezza maratona non è sicuramente una cosa da poco. Abbiamo sentito prima le parole di Oddone Tubia, acceso sostenitore di questa manifestazione e anche dello spirito con cui è portata avanti, e sicuramente anche la sua emozione nel ricordare Ivo Merlo, professore di Montebelluna, da una vita nell'atletica leggera Montebelluna ma anche provinciale, che ci ha lasciati prematuramente qualche giorno fa. Ricordiamo che penso che adesso chiedo alla regia che potremmo far sentire le parole di Jenny Tocquet e mi riferisco a lei perché come è stato annunciato ci sono state nel corso dell'Expo di ieri le estrazioni di 10 pettorali, 5 pettorali per la maratona di Roma e 5 pettorali per la maratonina dei Dogi, in base a 2 forme di collaborazione. Per quanto riguarda la maratonina dei Dogi è proprio uno scambio di collaborazione. Per quanto riguarda la maratona di Roma, la collaborazione è con la AIP, l'Associazione Immunodeficienze Primitive, di cui Jenny Tocquet, un'atleta della scuola di maratona vittoriese, è una delle socie e che appunto in base a una collaborazione con la maratona di Roma ha offerto alla maratona della vittoria questi 5 pettorali. Velocemente riepilogo chi sono mi dicono che la maratona di Roma lo dirà lei, poi chi sono i 5 vincitori, i 5 estratti. Intanto vediamo appunto cosa ci ha raccontato ieri Jenny Tocquet. Nell'ambito della maratonina della vittoria sono stati estratti a sorteggio 5 pettorali per la maratona di Roma grazie a una forma di collaborazione che è stata instaurata con la AIP, un'associazione di cui Jenny Tocquet, che è qui a fianco a me, è una socia, e Jenny Tocquet che è anche un'atleta di scuola di maratona. Allora Jenny, intanto grazie e spiegaci intanto cos'è AIP e in cosa consiste questa collaborazione.
Allora, intanto grazie a voi. AIP è l'associazione Immunodeficienze Primitive, praticamente è un'associazione in cui fanno parte persone affette da un deficit immunitario dalla nascita. A volte viene scoperto in età pediatrica, a volte in età adulta e in sostanza i pazienti affetti da questa forma di immunodeficienza hanno necessità di sopravvivere grazie alla ricerca. Quindi in sostanza alla Maratona di Roma la FIDAL ha chiesto la presenza di AIP per quanto riguarda la stracittadina e ha messo in palio dei pettorali per poter correre la maratona, quindi questi pettorali saranno qui alla Maratonina della Vittoria e presenti anche in altre regioni d'Italia. Hai avviato, mi dicevi, anche una possibile colletta, diciamo così, o crowdfunding come si dice oggi, a favore della vostra associazione. Esatto, c'è una rete del teledono dove le persone, chi desidera, può dare una donazione. Io ho aperto la mia rete del teledono ieri, altre 2 persone che fanno parte di AIP l'hanno aperta nei giorni scorsi, sarà attiva fino al 22 di aprile e chi vuole può fare una donazione, è libera e questo serve praticamente per aiutare AIP nella ricerca, perché noi viviamo grazie alla ricerca e grazie anche, ci terrei a dirlo, a tutte le persone che sono donatori di sangue, perché i pazienti affetti di immunodeficienza praticamente vivono grazie al plasma lavorato dei donatori. Allora è stata fatta l'estrazione dei 5 pettorali di cui si diceva per la Maratona di Roma del 7 aprile e chiedo a Jenny Tocquet, che è appunto il testimonial di questa iniziativa, di comunicarci i nomi dei pettorali e i destinatari di questo graditissimo omaggio di sicuro. Allora, pettorale 106 Rubini Tiziana, pettorale 641 Basso Davide, pettorale 1221 Boz Alessandro, pettorale 1232 Bonanno Antonino e pettorale 1396 Demenec Roger. Allora, se non leggo male, Demenec Roger dovrebbe essere l'onorevole che quindi, essendo a distanza a Roma per il suo servizio al Parlamento, non fa neanche tanta strada, però dovrà correre la maratona. Grazie Jenny. Grazie a voi. Abbiamo visto, intanto che sentivamo Jenny Tocquet, abbiamo visto le immagini del keniano che continua la sua marcia, ha superato i 10 km e a 30 minuti e qualcosa in più e siamo sotto l'ora e 6 in questo momento, quindi sta viaggiando davvero a un ritmo molto molto elevato, come abbiamo detto. Vediamo se riuscirà a tenerlo fino alla fine, ovviamente. Adesso ci ha raggiunto in postazione Doriana Casagrande, che abbiamo già sentito anche nelle precedenti puntate in studio, per raccontare del centro antiviolenza. Nel frattempo siamo in diretta chiaramente, quindi vediamo questa corsa che abbiamo già raggiunto l'11° chilometro, quindi superata la metà della corsa. Doriana è impegnata nel centro antiviolenza, abbiamo spiegato tutto il concetto del centro, della sua attività e anche del fatto che le due city run siano collegate, ma Doriana si è, tra virgolette, inventata una nuova iniziativa legata appunto al centro antiviolenza con le scuole. Ti chiediamo in un minuto di raccontarla. Sì. Ringrazio anzitutto il dirigente scolastico, il dottor Lucchetta e la vicepresidente, la professoressa Coan, che mi hanno... Ti interrompo per dire che stiamo parlando dell'istituto Cosmo, sì, Zanzotto mi pare che si chiami l'istituto, ok. Sei stata alla scuola Cosmo. Ok, perfetto, e sei andata alla scuola media Cosmo. Certo, perché hanno accolto la mia richiesta di poter parlare ai ragazzi della scuola Cosmo di questo connubio sport solidarietà in favore del CAV. È stata un'esperienza per me significativa perché i ragazzi hanno accolto veramente con vivo interesse il mio racconto che ho
l'ho modulato ovviamente parlando con dei ragazzi insomma di giovane età. Ho parlato della situazione delle donne vittime di violenza fisica, psicologica, economica. Li ho trovati molto attenti, molto interessati, tant'è che io ho fatto un passaggio in ognuna delle classi della scuola Cosmo, 10 minuti per ciascuna classe, mi sono soffermata, ma in talune classi non riuscivo neanche ad uscire dalle domande che mi facevano i ragazzi. Che sono rimasti molto colpiti perché io credo che la maggior parte di loro neanche sospettavano che situazioni di violenza domestica potessero verificarsi nel nostro territorio o, come ho spiegato a loro, potrebbe essere anche la situazione del nostro vicino di casa, della nostra vicina di casa, e quindi sono rimasti molto colpiti. Infatti abbiamo già detto che ci sono, per fortuna purtroppo questo centro funziona, nel senso che ci sono molti più casi e molti più accessi di quello che ci si potrebbe pensare in una cittadina e in un territorio apparentemente tranquillo, insomma. E l'importanza comunque grande è della prevenzione e quindi della promozione di questo servizio. Certo, io a conclusione del mio breve discorso che ho fatto, perché ho dovuto spiegare in pillole insomma cos'era questo progetto di solidarietà, ho concluso dicendo ai ragazzi che anche segnalare, avendone parlato in famiglia di questo centro, anche segnalare a una persona, a una donna che vive un momento di difficoltà, l'esistenza del centro antiviolenza per loro e per noi è un piccolo gesto, ma che può salvare o cambiare la vita alla persona che riceve l'informazione. Con questo ho salutato i ragazzi a conclusione del mio breve intervento che ho fatto nelle classi. Certo, per concludere, nelle scuole ci sono i voti, tuo figlio che è studente di quella scuola ti ha promosso, quindi bene, no? Io ero molto preoccupata perché ho chiesto a mio figlio che studia in quella scuola: ma che voto dai a mamma per il suo intervento? Lui mi ha guardato, ci ha pensato un attimo e mi fa: mamma, 8,5, 9, e io ho esultato. Immagino, anche perché i giudici sono sempre i giudici più severi, i figli dei genitori, quindi complimenti e grazie per quello che fate anche per il centro antiviolenza. Grazie a voi, arrivederci. Grazie Doriana, buon lavoro a te, in servizio l'avete vista con la maglietta della scuola di maratona, non corre oggi, presta servizio al ristoro che c'è qui dopo il traguardo. Intanto continuano, come vedete dalle immagini, le volate dei ragazzini di Vittoria Atletica, i 100 metri della vittoria, e intanto continua la corsa solitaria del keniano Josh Kipruto Koech. Sarà arrivato, immagino, attorno ai 12 km, forse anche superati, a un ritmo sempre tra l'ora 5 e ore 6. Vediamo se è stato bene informato della seconda parte, anzi dell'ultima parte del percorso, con quella leggera ma inesorabile ascesa lungo la pista ciclabile verso il centro della città di Vittorio Veneto e verso il traguardo. Quindi vedete, la sua corsa è sempre molto regolare e non sembra avere il benché minimo problema di stanchezza. Nel frattempo continuano le partenze, sta per partire l'ennesima batteria. Intanto c'è stato anche un aggiornamento precedente della gara femminile. Allora vediamo se riusciamo a interpretare questi messaggi che ci arrivano con l'aiuto di Otelo Salvador. Benhamdane è a 20 secondi dal battistrada Koech, e poi abbiamo il 1005 Ken Mutai è il terzo in questo momento, e poi c'è a 1 minuto, aspetta che non vedo, sono insieme. sono insieme a 1 minuto e 30. Ok, quindi Cosman Kijen e Ken Mutai sono al terzo e quarto, sono assieme a 1 minuto e 30. Insieme anche al numero 10, che però non so chi è, allora chiedo a Otelo Salvador se riesce a recuperare il nome del numero 10 che si è inserito in questa battaglia. E come vedete un ritmo molto forte che ha stroncato il gruppo, c'è già 1 minuto e 30 tra il primo e il terzo, vuol dire che il ritmo che sta tenendo il keniano è davvero indiavolato. Nel frattempo
anche Oddone Tubia ha manifestato il suo auspicio per le prossime edizioni di invitare degli atleti, di far sì che degli atleti vengano a alzare la battaglia anche per la prima posizione. Ovviamente bisognerà alzarlo parecchio perché il livello su cui sta correndo Kötz è davvero elevato. Siamo al chilometro numero 13 e stiamo viaggiando sempre tra l'ora 5 e ore 6. Adesso è difficile capire esattamente il ritmo. Il 13° chilometro vuol dire che si sta per tornare all'imbocco di Via Roma a Cappella Maggiore. Adesso invitiamo qui al nostro microfono anche l'assessore Barbara Denardi, che è sopravvissuta ai 6 chilometri. Allora, abbiamo appena parlato con Doriana Casagrande della sua esperienza nelle scuole a promuovere il centro antiviolenza. Allora, assessore, 2 domande al volo. La prima, come è andata questa 6 km? Era dura come hanno detto o potevi farla 2 volte? Beh, oddio, 2 volte non tanto, visto che devo andare in piscina poi per altre competizioni di solidarietà. Però sicuramente un bellissimo percorso, un po' più impegnativo dell'anno scorso, ma bello anche perché zone panoramiche di Vittorio Veneto, insomma, danno la possibilità a chi non è vittoriese di gustare anche le nostre bellezze. Certo, questo è il primo esame superato. Il secondo è una domanda un po' più seria, è l'impegno del centro antiviolenza con questa iniziativa appunto legata alle City Run. Insomma, è un centro che sta prendendo piede nella misura in cui oltre agli accessi c'è anche la città che ne parla e non solo la città. Assolutamente, io non posso che cominciare ringraziando il Comitato Maratonina per aver coinvolto il centro antiviolenza in questa esperienza, per aver pensato a noi come obiettivo di non solo raccolta fondi, perché ricordiamoci che 50 centesimi dell'iscrizione vanno al nostro centro e per chi sceglie anche lo scaldacollo un contributo maggiore, ma soprattutto perché di questi temi, oltre che appunto raccogliere fondi e quindi aiutare la solidarietà, è importantissimo parlare. È importantissimo parlare per tante ragioni, primo di tutto perché se le donne che sono in difficoltà non sanno che esiste il centro non ci possono andare, ma anche perché è giusto che queste donne non si sentano sole. Molto spesso pensiamo alla violenza fisica come unica forma di violenza, ma io amo sempre ricordare che una delle forme di violenza più diffusa e più nascosta è purtroppo quella psicologica, che fa danni a volte anche più pesanti di uno schiaffo, perché i dolori dell'anima rimangono dentro, ma che non deve essere dimenticata, e soprattutto c'è bisogno per le donne di acquisire la consapevolezza che anche gli insulti ripetuti, le umiliazioni sono una forma di violenza dalla quale si può e si deve uscire. Grazie Assessore, la liberiamo, la lasciamo andare ai suoi altri impegni istituzionali. Buona nuotata o comunque quel che è. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie. Ringraziamo appunto l'assessore Barbara Denardi, lei è una delle massime sostenitrici del centro antiviolenza per il suo assessorato, ma anche per il suo essere donna e il suo essere sensibile a queste tematiche. Intanto nello schermo continuate a vedere sia le volate dei ragazzini di Vittoria Atletica sia il battistrada Kötz, che continua a macinare chilometri al suo ritmo. Mi sembra che anche la corsa sia più sciolta di qualche minuto fa, probabilmente era calcolato un rallentamento per dare poi tutto nell'ultima parte della corsa. Se abbiamo superato il chilometro 13 stiamo andando verso San Giacomo di Veglia, per poi svoltare verso nord e intraprendere gli ultimi metri verso il traguardo lungo la pista ciclabile ben conosciuta da tutti i vittoriesi. Il record del mondo su questa distanza è di 58 minuti e 14 secondi. Nel frattempo la gara femminile continua con la Kenboy in netto vantaggio e le due italiane Cunico e Ricotta
mi dice qui in diretta Otello Salvador, che ormai si candida a fare l'aiuto telecronista, che sono a 3 minuti dalla prima, quindi anche la gara femminile è stata stroncata dalla velocità degli atleti keniani. La Kemboi 3 minuti e mezzo sulle 2 italiane Cunico e Ricotta, e Kötz con parecchi secondi rispetto a Benhamdan e 1 minuto e mezzo rispetto a Kemutai Kigen e il concorrente numero 10. Che comunque comanda in controllo le operazioni di gara. Non sappiamo al momento quanto sia il suo vantaggio sul più immediato inseguitore, che è il marocchino Rashid Benhamdan, atleta in Italia dal 2010. Benhamdan, di professione pizzaiolo. L'atleta di testa vanta un personale di 1 ora, 2 minuti e 57 secondi su questa distanza, mentre l'atleta donna che in questo momento comanda la gara, la keniana Vivian Kemboi, ha un personale di 1 ora, 12 minuti e 56 secondi, molto recente, ottenuto a fine 2018. Nelle posizioni da podio in campo femminile, pur distaccate, si vive per il secondo posto della battaglia in casa tra la vicentina Maurizia Cunico e l'altra veneta Giovanna Ricotta. Siamo ora nelle campagne, siamo ai 47 minuti, quindi a meno di 20 minuti dall'arrivo. Oltrepassati 2/3 di gara, dovremo essere ora Abbiamo superato i 15 km di gara con attorno ai 47 minuti, quindi stiamo viaggiando sempre tra l'ora e 5 ore e 6. Forse siamo saliti più verso l'ora e 6 che l'ora e 5, comunque sempre è un ritmo da possibile primato della corsa, che ricordiamo è 1 ora 6 e 43, stipulato nel 2018 dal keniano Gideon Kiplagat Kurgat. C'è stato appunto un po' di rallentamento del ritmo da parte di Kötz, e che vedete adesso nella parte forse più ostica dal punto di vista del fondo del terreno. Invece non abbiamo parlato, adesso mi è venuto in mente vedendo il terreno un po' sterrato, intanto qui in regia mangiano addirittura alla faccia mia che sono qui che parlo. No, non volevo tanto il percorso quanto volevo ricordare la presenza, non chiedevo niente alla regia, era solo per far notare a tutti che stavano mangiando, non solo alla regia, ma mi è venuto in mente vedendo il fondo sterrato che ci sono che c'è anche la Barefoot Half Marathon, che mi hanno detto traduci cosa vuol dire, perché non tutti sanno cos'è barefoot. In inglese vuol dire piedi nudi, perché ci sono 17 atleti che corrono o scalzi o con le scarpe cosiddette minimaliste. Si tratta di sandali o suole assolutamente piatti, come praticamente avere 3 mm di gomma sotto il piede, quindi non c'è possibilità di ammortizzare, non c'è un po' di tacco, è come correre scalzi, e sono ben 17. L'appello lanciato da Ercole Lamanna, un atleta della scuola di maratona e praticante appunto del barefoot, è stato accolto dall'organizzazione, che ha organizzato una premiazione a parte. Chiaramente gli atleti corrono nella classifica ufficiale assieme agli altri, però viene fatta una premiazione a parte per questi 17 atleti di 3 nazioni diverse per di più, che appunto gareggiano a piedi scalzi. E sicuramente Ercole Lamanna ci ha detto che il punto più delicato è quello. Allora chiedo alla regia se tra una brioche e un cappuccino riesce magari a mandare in onda il contributo di Ercole Lamanna, che appunto ieri ci ha spiegato velocissimamente di questa particolarità della corsa barefoot, la corsa appunto a piedi scalzi. Vedo
che siamo pronti. Sentiamo Ercole Lamanna. Allora, con Ercole Lamanna, promotore della prima Barefoot Half Marathon, intanto un successo già ancora prima di partire, perché ci sono 17 iscritti. Sì, infatti ho proprio in mano la lista finale degli iscritti, 17 iscritti e 3 paesi rappresentati oltre l'Italia, l'Inghilterra, la Svizzera e gli Stati Uniti, quindi comunque non ci aspettavamo tanto, potevamo aspettarci qualcosa di più sui numeri, ma va benissimo così come prima edizione, la ripeteremo negli anni a venire e siamo sicuri che sarà un successo ancora maggiore. Ascolta, io ti pronosticavo sul podio, adesso con i nomi in mano devi dirci se finisci sul podio. Assolutamente no. Questo potrebbe essere pretattico. Il podio è per altri atleti, a cominciare da un atleta fortissimo della nostra squadra, della scuola di maratona, e quindi lasciamoli correre, io domani me la godrò con calma, dai. Allora cambio domanda, dimmi che tempo fai domani. Ma guarda, domani già 1 ora e 50 mi potrebbe andare bene, dai. 1 ora e 50. Ok, allora ti aspetto il traguardo. Senz'altro, con piacere. Grazie. Dimmi. Stiamo vedendo le premiazioni dei 100 metri della vittoria. Intanto aggiungono le informazioni dal percorso, e Benhamdane sta recuperando sul battistrada Kötz, che è da capire se si tratta di un momento di difficoltà del battistrada o se di un calcolo prima dell'ultima parte di gara, o se semplicemente ha finito le batterie Kötz e Benhamdane ha un ritmo un po' più lento. Non si è bruciato nella parte iniziale, ma sta continuando a suo ritmo e sta recuperando, appunto. Questa è la notizia. Al terzo posto c'è Ken Mutai, che è a 2 minuti dal battistrada, quindi si stanno un po' compattando le prime 2 posizioni, mentre c'è sempre un certo distacco per il terzo. E chiediamo anche se ci sono notizie di Kigen, è staccato a 2:10 al 15° chilometro, Cosman Kigay. Intanto sentiamo gli applausi per le premiazioni dei ragazzini della Vittoria Atletica, che si sono cimentati, hanno allietato anche il pubblico, appassionato ovviamente soprattutto i loro genitori, ma anche le persone che stanno aspettando il concludersi della corsa per appunto queste volate sul Viale della Vittoria, chiuso ovviamente al traffico come tutto il resto del percorso, e anche questo è motivo di orgoglio e di bravura, diciamo, dell'organizzazione, essere riuscito a garantire l'assoluta sicurezza per tutti gli atleti dalla partenza all'arrivo. Stiamo entrando nella fase decisiva del percorso. Kötz sta per entrare nella fase decisiva con gli ultimi 4 chilometri, che sono verso 15° chilometro. È annunciata la prima donna, che è sempre la Ken Boy, e sentiamo in diretta dei nostri contatti sul percorso se le 2 italiane, Cunico e Ricotta, seconda e terza lo scorso anno, sono ancora assieme. Sentiamo cosa ci dicono. A quasi 4 minuti di distacco al 15° chilometro, Cunico e Ricotta viaggiano assieme, ancora attaccate, quindi combatteranno. Ormai penso di poter dire che a 6 km dal traguardo pensiamo di poter dire che lotteranno solo per la medaglia d'argento Maurizia Cunico e Giovanna Ricotta, le 2 veterane della corsa italiana. Intanto vediamo le immagini tornate dalla moto in via del tutto eccezionale. Chissà che i vigili non guardino, c'è una moto che corre sulla pista ciclabile. Stiamo ovviamente scherzando, perché è ampiamente autorizzata, e i vittoriesi riconoscono la pista ciclabile lungo il Meschio, percorsa da migliaia di persone, per la sua suggestione, e in questo momento è percorsa in solitaria da George Kipruto Kötz, che appunto vedete che il passo non è più fluido come all'inizio, e probabilmente sta pagando
sta pagando la fatica della prima parte, o forse anche qualche asperità del percorso che, come diceva Oddone Tubia prima, va conosciuto, va interpretato nel modo corretto, e se lo si fa può venire fuori anche il tempo. Adesso è da capire se, dopo aver corso i primi 3 quarti di gara a ritmo da record della corsa, il keniano riuscirà a stabilirlo, ma soprattutto se riuscirà a vincere la corsa, perché il marocchino Ben Hamdaye è dato in recupero. Vedete dalle immagini che si avvicina a quella che a Vittorio conoscono come la casa delle occhette. Adesso ci sarà una curva verso destra, poi si passerà di fronte alla casa, si girerà di nuovo verso sinistra per un nuovo lungo rettilineo con delle semicurve e si viaggerà verso il traguardo. Come si nota anche dal muovere delle spalle e delle braccia, Koech non è più fluido e lucido come in precedenza, e quindi questo indica la sua stanchezza. Rischia di essere davvero un finale al cardiopalma questo di questa sesta maratonina della Vittoria, perché appunto il battistrada, che è partito fortissimo fin dall'inizio stroncando il gruppo, siamo arrivati al chilometro numero 18, quindi mancano 3 km e 97 metri per la precisione, e dicevo il battistrada che ha stroncato la resistenza dei suoi compagni di fuga fin dall'inizio, forse ha un po' esagerato, anche se si sa gli atleti africani sono calibrati sulla misura esatta, può darsi che sia anche un rallentamento calcolato, anche se chi conosce di atletica vede nel suo movimento un appesantimento nella corsa che potrebbe denotare non tanto il calcolo quanto proprio la fatica e la stanchezza per questa corsa. Vediamo ancora questo passaggio lungo il Meschio. Stiamo nella parte sud, diciamo a sud della caserma dei Carabinieri, a sud della zona, diciamo, dell'ex quinto corpo d'armata. Vedete sulla sinistra c'è l'argine del fiume Meschio e sullo sfondo vedete le montagne sotto le quali siamo sistemati noi, e soprattutto il traguardo, la meta di questa sesta maratonina della Vittoria. Si è ridotto a 30 secondi a 30 secondi di vantaggio al chilometro 18. Chissà se i 3 chilometri che mancano saranno sufficienti a Rachid Ben Hamdane per raggiungere il battistrada Koech, che continuiamo a vedere inquadrato dalle nostre telecamere, mentre sulla destra del vostro schermo continuano le premiazioni dei 100 metri per la vittoria. Un bel nome, 100 metri, anche se poi erano 60, ma sicuramente è molto più affascinante il 100 metri rispetto ai 60 metri della vittoria. Nel frattempo vediamo sulla sinistra del vostro teleschermo il keniano battistrada dal primo metro di questa corsa, che sta per concludere la parte, diciamo, più suggestiva della pista ciclabile lungo il fiume Meschio. Passerà sotto la cosiddetta Celante Forlanini, un piccolo sottopasso, poi ci sarà una curva a sinistra con una rampetta di qualche metro. Ecco, adesso vedete che sta scendendo verso il sottopasso, passerà nel sottopasso, poi ci sarà appunto questa curva a sinistra con una piccola rampa che probabilmente anche si farà sentire sulle gambe di atleti per quanto allenati. Passerà col ponticello sul fiume Meschio e poi girerà a destra per risalire verso il centro della città. Siamo a chilometro 19, 2 chilometri soltanto al traguardo. Siamo nella parte ormai centrale della città di Vittorio Veneto. Koech ha un vantaggio che non supera i 30 secondi. Diciamo che il marocchino deve accelerare il passo se vuole provare a raggiungere il battistrada, perché altrimenti davvero
lo spazio non c'è più, il margine non c'è più per raggiungere il battistrada. Vediamo che forse si è anche accorciato il vantaggio. Variazione non ce ne sono, sempre non c'è più lotta, mi dicono. Secondo Otello Salvador che scommette un centesimo, non ce la farà raggiungere il battistrada il marocchino Benhamdane, perché appunto da qualche tempo non c'è più una diminuzione del distacco, che è sempre attorno ai 30 secondi. Vedete che adesso stiamo correndo sul retro della chiesa di Meschio, lungo i cosiddetti meschietti come li chiamano a Vittorio, quindi si passerà in una strettoia, si arriverà adesso in un tratto di sterrato. Anche questo sarà delicato per chi deve percorrerlo. Vedete sulla destra un antico lavatoio, sono davvero immagini suggestive quelle che grazie alla tenda TV e alla telecamera mobile governata da Leonardo Segat e soprattutto da uno strumento che ieri ha acquistato e messo in opera Federico Campoallorto, che permette di fare questa diretta alla tenda TV. Siamo ormai nella parte sul retro dell'ex caserma Gotti e si tratta di raggiungere un altro ponticello, si scavalcherà di nuovo il Meschio. Vedete dalle immagini stiamo superando il Meschio, adesso si gira una curva secca di 90 gradi a sinistra e si sale verso il centro città. Siamo 1500 metri dal traguardo, adesso intravedrete sulla destra la pista di atletica, dove nelle prime 4 edizioni la maratonina si concludeva, invece dall'anno scorso c'è stato questo spostamento del traguardo in centro città, sicuramente molto più affascinante, e vi assicuro che la gente è davvero tanta, si sta accalcando lungo il rettilineo d'arrivo per vedere il traguardo e applaudire i protagonisti. Siamo al 20° chilometro, manca 1 chilometro. Adesso sulla destra, vedete sulla destra le piscine comunali. Per chi conosce Vittorio Veneto capite quanto poco manchi al traguardo. Ricordiamo che gli atleti, quando arriveranno in centro città, arriveranno da nord, chiedo conferma, 800 metri al traguardo. Stiamo fiancheggiando la rete che separa dalle piscine. Ecco. Vediamo le immagini in diretta. Sembra che si sia ripreso Ketch dopo un momento di difficoltà e non riesce il marocchino Benhamdane, che ha cercato di recuperare e di raggiungere il battistrada. Pare che ormai non ce la potrà più fare. Il 35enne Josh Kipruto Ketch aveva detto che veniva qui per vincere e verosimilmente lo farà, perché ormai Benhamdane non sembra avere più metri sufficienti per raggiungere il battistrada. 20 secondi, siamo ormai arrivati all'altezza di Viale Vittorio Emanuele, sulla destra la sede dell'azienda trasporti Mesulana. E adesso ci sarà gli ultimi centinaia di metri. Siamo al limite per il record, siamo veramente al limite. Siamo sull'asfalto, siamo verso il traguardo. Vedete il centro cittadino, adesso
l'atleta si dirige fisicamente, è molto vicino al traguardo, però ci sarà una chicane che dovrà ancora fare, arriverà verso la Piazza del Popolo, dovrà girare a destra per percorrere gli ultime centinaia di metri. Invito la regia a mandare in onda direttamente lo speaker e farci vivere dalla sua viva voce gli ultimi metri decisivi di questa sesta maratonina della vittoria. Io prego il gentile pubblico di preparare l'applauso delle grandi occasioni. Siete circa 5.000 persone in piazza, signori, fatevi sentire quando arriverà. Occhi puntati verso il traguardo, signori, guardiamo gli ultimi 150 metri, si avvicina addirittura d'arrivo, porta la bandiera keniana, porta i colori dell'Atletica Potenza Picena, classe 1984, rischia di battere il record, 1 ora 6:44 da battere, siamo all'ora e 6 minuti adesso, attenzione! 40 secondi per un record, siamo alle ultime battute, 40 secondi per il record, viene addirittura d'arrivo, signori, viene a vincere e a battere il record della maratonina della vittoria per il Kenya, Josh Kipruto Koech, Josh Kipruto Koech, the winner is Josh Koech. Congratulations dear Josh. E per la seconda posizione direttamente dal Marocco, in Italia dal 2010, viene a tentare di stare sotto l'ora 07, eccolo qua, Rashid Ben Hamdan. Rashid Ben Hamdan, secondo al traguardo, grande Rashid, un esempio Rashid. Rashid Ben Hamdan, medaglia d'argento odierna, e Koech ha battuto il record, vedremo con quale tempo. Non dimentichiamo che Vivian Kemboi sta correndo 2 minuti sotto il record della corsa in questo momento. Dovremo vedere tra poco anche Ken Mutai. Andremo tra breve a vedere il tempo ufficiale. Signori e signore, il nuovo record della maratonina della vittoria va a Josh Kipruto Koech, 1 ora 6 minuti e 28 secondi. Questo è il nuovo record della maratonina della vittoria, 1 ora 6 e 28. Abbiamo sentito dallo speaker Alex Ronazzo questa appassionante volata finale che ha visto Josh Kipruto Koech vincere e stabilire anche il nuovo record della corsa in 1 ora 06 e 28, ha sceso di 15 secondi rispetto al precedente primato che risaliva lo scorso anno. Diciamo che non è riuscito a correre nell'ora e 5. Ma vediamo il terzo arrivato, il terzo posto col numero 1005 Ken Mutai, un altro keniano sotto l'ora e 10, anche lui sul podio. Staccato da Mutai. E Cosman Kijay, 28enne, quarto posto, medaglia
di legno, come si dice per lui. Quindi 4 africani ai primi 4 posti, questo conferma la tradizione della corsa degli atleti africani, ma sta arrivando il primo italiano in questo momento, il primo italiano che arriva, sta arrivando il primo italiano, che è Roberto Graziotto, che chiude la sua fatica al primo italiano, quinto posto per lui, 1 ora 10 e 28. Ricordiamo che Graziotto, il trentenne, aveva vinto a Cittadella lo scorso anno e ha un primato personale 1 ora 08 e 15. Diciamo che col suo personale poteva ambire a salire sul podio, ma non certo a vincere questa gara col ritmo imposto da Kipruto Kötz. Dopo vediamo se riusciremo ad avvicinarlo e a farci raccontare, sia pure in breve, la sua corsa, e soprattutto se il rallentamento era calcolato o se era un problema proprio di fatica e di stanchezza. Stiamo attendendo anche la prima donna, che sarà sicuramente la Kemboi. Adesso sta arrivando intanto il sesto è Francesco Duca. Come ha ricordato Alex Ronazzo, è stato il vincitore della prima edizione della Maratonina della Vittoria, è un insegnante di educazione fisica che vive nel Vittoriese, di origini siciliane, ma che si cimenta in maratone e mezze maratone con ottimi risultati. Anche oggi secondo italiano e sesto posto per lui. Intanto stiamo aspettando l'arrivo della prima donna, la vincitrice della gara femminile, che sarà sicuramente, salvo sorprese che sono sfuggite ai nostri cronisti, sarà sicuramente Vivian Jerop Kemboi, keniana, che chiuderà al primo posto la maratonina femminile. E sarà da vedere invece la battaglia per il secondo posto tra le due italiane, Maurizia Cunico e Giovanna Ricotta, 2 veterane, come abbiamo detto, della corsa del fondo italiano, ma anche 2 veterane di questa gara, se è vero che l'anno scorso sono arrivate Giovanna Ricotta seconda, che vinse anche nel 2017, e Maurizia Cunico lo scorso anno fu terza. Stanno cominciando gli arrivi, adesso si stanno aumentando gli arrivi, anche gli italiani non di primissimo livello, ma stanno arrivando e si stanno gustando anche l'attesa e la ambita medaglia. Filippo De Condo sul traguardo, Lorenzo Del Conto sul traguardo, e stanno, dicevo, mettendo al collo l'ambita medaglia realizzata dal MAS di Corbanese, che riporta una vittoria alata, la montagna, le valli, l'acqua, un po' tutti i simboli della città di Vittorio Veneto incastonati in una cornice spigolosa e in movimento, a dimostrare una fatica comunque di percorrere questi 21 km e 97 metri. Eccolo qui, intanto è arrivato Matteo Vecchietti, ricordiamolo sul traguardo, l'abbiamo già detto anche prima, Matteo Vecchietti, 37enne, che l'anno scorso vinse la Eroica, sulla versione però maratona, e vinse in un modo particolare perché vinse tenendo per mano il suo compagno di gara, Fabio Bernardi, che appunto decise, pur avendo probabilmente qualche cavallo in più nelle gambe, di chiudere mano nella mano col suo compagno di avventura la sua gara, perché non puntava alla vittoria ma puntava a un arrivo simbolico in una gara che aveva un significato
anche importante per quanto riguarda l'aspetto del centenario della Grande Guerra, ma anche perché era la sua ultima gara agonistica e nonostante il nostro dubbio che gli abbiamo posto, ha mantenuto la promessa, ha messo di gareggiare Fabio Bernardi e oggi è qui a fare il giudice di gara, a differenza di Matteo Vecchietti che nel frattempo si è allenato su distanze anche più lunghe e ha chiuso la sua gara questa volta sulla distanza della mezza maratona. Tanto continuano Ecco, sta arrivando, è stata annunciata la prima donna, la keniana Vivian Jerop Kemboi dal Kenya. Vediamo, a questo punto la vittoria è chiara, aspettiamo solo di capire il suo tempo, se è riuscita a stabilire il primato della corsa. Vivian Kemboi conclude la sua fatica in 1 ora 15:42, anche per lei. Non ha fatto il suo primato personale, però ha fatto il primato della corsa, limandolo anche qui di poco meno di 20 secondi rispetto al primato precedente stabilito dalla connazionale Yeye lo scorso anno. Quindi ha battuto i 2 primati della corsa, una grande soddisfazione anche per questi 2 atleti che, pur non avendo fatto il proprio primato personale, hanno avuto la soddisfazione di battere il primato della corsa. Ora aspettiamo il podio femminile con le due atlete italiane, Cunico e Ricotta, che stanno ancora per concludere la loro fatica, erano date appaiate fino a qualche minuto fa. Adesso capiremo sul rettilineo finale se sono ancora assieme o se si sono staccate e vedremo chi è davanti. Tanto continuiamo a vedere le immagini dal traguardo, stiamo attendendo la seconda e la terza arrivata della gara femminile. Nel frattempo ricordo il podio maschile, ha vinto Joash Kipruto Kötz, che correva col numero 1, era sicuramente tra i favoriti, non è riuscito a ripetere l'ora e 3 che ha già stabilito per 5 volte, ma ha chiuso comunque col record della corsa in 1 ora 06:28. Alle sue spalle Rashid Benhamdane, marocchino, che ha fatto pensare di poter riuscire nel recupero dal distacco della prima parte del keniano, invece non è riuscito, si è fermato a una ventina di secondi, sapremo dire dopo il tempo esatto, e sul terzo gradino del podio un altro keniano, Ken Mutai, vincitore lo scorso anno a Orzi Nuovi e a Palmanova, anche lui sul podio di questa sesta maratonina della Vittoria. Al quarto posto un altro keniano, Cosma Kigen, il primo italiano, e il quinto è Roberto Graziotto, 30 anni, vincitore a Cittadella nel 2018 con un personale di 1 ora e 08:15, oggi ha chiuso in 1 ora e 10:28, quindi un po' al di sopra del suo miglior tempo, però comunque la soddisfazione di essere il primo italiano di questa maratonina della Vittoria. Al secondo posto in questa particolare classifica di italiani Francesco Duca, che vinse adesso andiamo alla ricerca delle vecchie classifiche, vinse in 1 ora 09:59 nel 2014, oggi siamo su tempi sicuramente più alti. Questo che è arrivato adesso, Luca Emanuele, probabilmente è anche il primo atleta della scuola di maratona, lo vedete impallato nella telecamera da un suo compagno di squadra. La soddisfazione di vedere il primo compagno di squadra al traguardo è sicuramente molto forte, e quindi un applauso ci sta anche per lui. Sta per arrivare la seconda donna, sentiamo, non vediamo il rettilineo finale, ma sentiamo. Pettorale 1530 al traguardo, mentre vedo Luca Dassier
Adesso intanto aspettiamo qualche secondo di vedere la seconda della gara femminile, o cominciamo comunque a fare due parole. Adesso al limite Matteo ci scuserà se interrompiamo il discorso. Abbiamo qui con noi Matteo Vecchietti, vincitore lo scorso anno, l'abbiamo ricordato, di questa edizione una tantum. Entrerai nella storia di Vittorio Veneto per aver vinto con Fabio Bernardi la versione eroica della maratona del 2018. Quest'anno ti sei cimentato sui 21 km, non so, vediamo se abbiamo il tuo tempo. Non abbiamo il tuo tempo, forse lo sai tu. Com'è andata questa corsa? Benissimo, questa corsa è stata veramente bella, non a livello dell'eroica, perché l'eroica dell'anno scorso è stata una maratona veramente che è stata divertente, e corsa con un personaggio veramente in gamba come è Fabio Bernardi. Ma anche oggi mi sono divertito. Sapevo di non poter fare grandi risultati perché vengo dal cross di Torino di domenica, dove ho dato il meglio che potevo, e oggi mi sono risparmiato un po' per preparare la maratona di Vienna il 7 di aprile. Ascolta il percorso? Un bel percorso, un po' impegnativo, non è una mezza molto veloce, appunto per quello ho fatto un 1,13 qualcosa qua e vale abbastanza. C'è chi dice, che parlavamo prima con qualche tecnico, bisogna conoscerla questa cosa per i suoi dislivelli, magari il prossimo anno con la tua seconda partecipazione conosci un po' i segreti di questo percorso, puoi migliorare il tempo cronometrico. Sicuramente, anche perché qua a Vittorio Veneto ormai mi sento legato, e se ci sono manifestazioni importanti sono contento di partecipare, e se mi chiamano mi fanno un gran piacere, perché qua lascio un po' il mio cuore. Quando aver vinto la maratona dell'eroica il mio cuore è qui. Grazie Matteo Vecchietti, complimenti anche per queste parole di plauso e di legame con Vittorio Veneto. Lui, avete sentito dall'accento, è un trentino, non giovanissimo, ha 37 anni, però si toglie delle belle soddisfazioni con l'atletica leggera. Non so se mi sono perso, chiedo alla regia se mi sono perso l'arrivo della seconda donna, ancora non è arrivata. Allora abbiamo qui di fianco a noi il vincitore Josh Kipruto-Kec, 1 ora 06 e 28 è il tempo, e questo è il record della corsa, che ci facciamo aiutare da Hotel El Salvador. Aspettiamo che sta arrivando la prima italiana, Giovanna Ricotta, dopo aver vinto nel 2017, essere stata seconda lo scorso anno, è seconda anche quest'anno, si ripete. Giovanna Ricotta è inseguita da Maurizia Cunico, distaccata di qualche metro. Ok, completato anche il podio femminile, abbiamo qui Josh Kipruto-Kec. Allora gli chiediamo intanto un commento su come è andata la gara. How was the track? How was the race? How did you feel during the running? The course is very good. But I feel better when I was running. Ha detto che gli è andata bene, il percorso bello, e si è sentito bene. Adesso gli chiediamo di chiedergli, perché c'è stato a un certo punto c'è stato un rallentamento da parte sua. Era calcolato o era un po' in difficoltà? Ricordiamo verso poco dopo metà gara. I went slower at 14 kilometers to 15 kilometers. Yeah. Sì, ha rallentato un attimo, un paio di chilometri per prendere fiato, giustamente, e il concorrente ne ha approfittato per recuperare un attimo. Quindi era calcolato come? Sì, era tutto calcolato. Ok. E il tempo di 1:06 e 28 è un po' più dell'1:05 che ci prometteva ieri. È stato il percorso o era lui che non era al massimo? Yesterday you told us you wish to run about in 1 hour and 5 minutes. Do you think it was a track the course that was not so flat to run in this way, or? It was the course that I did not make to run 1 hour 5 minutes. Yeah. Il ritorno è stato più difficile di quello che pensava, giustamente, e non gli ha permesso di mantenere il ritmo iniziale. Ok, chiediamogli quale sarà la sua prossima gara. And your next race? I don't know now because I'll go. Come sempre spesso succede, i programmi di questi atleti sono in brevissima gittata, quindi ancora non sa. Ringraziamo Josh Kipruto-Kec, e
Vivian Jerop Kemboi, anche lei ha vinto in 1 ora 15 e 42, non ha fatto il suo primato personale, comunque ha fatto il primato della corsa. Anche a lei chiediamo com'è andata questa gara, intanto anche se ha corso sempre da sola o se era con qualche atleta maschio magari. First of all, congratulations of the time, because it's our the best time of the race. Thank you. And how was your race? Can you tell us something about it? The race was good. I enjoyed it. The race was very good. Even the organization was good also. Yes. Okay, the race was very good. Yeah, very, very good. And how did you feel it during the race? I feel good. Ah, sì, sì. È stata bene. Chiediamogli se ha corso sempre da sola o se era con qualche uomo. You was always alone during the race. Yeah. Run always alone? Yes, I ran always alone. We were with men until 5K. They left me and then I ran alone all that way around. Sì, lei è riuscita a rimanere attaccata. I primi chilometri, un paio di uomini i primi chilometri e poi è andata via da sola. Poi è rimasta da sola. E il tempo la soddisfa, 1 ora e 15 il tempo? About the time, or did you wish to run some faster? No, I am satisfied. È Soddisfatta. Anche a lei complimenti, chiediamo se sa già dove correrà la prossima volta, probabilmente no. I don't know. Come sempre, grazie e complimenti a Vivian Jerop Kemboi per questo risultato. Come sentite, questi atleti keniani non sono i primi che ci capita in tanti anni di intervistare dopo il traguardo, sono dei fulmini in gara, poi di fronte al microfono un po' si congelano, ma soprattutto sono di pochissime parole. Per loro si trovano sempre bene quando vincono e non sprecano di sicuro molte parole. Per la verità sono preparati molto bene, al punto che sono proprio misurati sulla distanza che devono percorrere. Se avessero dovuto fare un altro chilometro non so se ce l'avrebbero fatta. Comunque abbiamo sentito anche i due vincitori della gara femminile e maschile. Ricordiamo, entrambi hanno stabilito il nuovo primato della corsa. Adesso sicuramente ci raggiungerà qualche altro concorrente, stanno continuando gli arrivi. Come vedete sul traguardo c'è un bandierone tricolore che fa sempre il suo fascino. Per gli atleti è sempre una grande soddisfazione arrivare al traguardo dopo la loro fatica. Vediamo questi atleti keniani, sono veramente fisicamente superiori, riescono a ottenere questi risultati apparentemente senza sforzo. Abbiamo sentito anche dalla viva voce del vincitore che aveva rallentato a un certo punto il suo ritmo, ma era tutto calcolato e noi pensavamo che rallentasse per stanchezza anche in base a come correva. Lui ci ha detto così, resteremo sempre col dubbio, e il marocchino Benadane non è riuscito a riprendere il suo battistrada e si è dovuto accontentare di un comunque prestigioso secondo posto. Poi sentiremo i tempi ufficiali della corsa. Intanto continuano i traguardi, vedete facce più o meno stravolte sul traguardo, le prime 3 donne. Giovanna Ricotta è riuscita a sopravanzare Maurizia Cunico, anche quest'anno è assoluta lei sul secondo gradino del podio, e sul terzo la Cunico. Vediamo ancora gli arrivi. Alex Geronazzo, da buon speaker, conosce tantissimi atleti e quindi li riconosce, li saluta e li chiama sul traguardo, aiutando con la sua voce anche l'ultimo sforzo, il rush finale. È bello vedere gli atleti sono il traguardo che tirano fuori tutto quello che hanno per arrivare sotto il traguardo
con una corsa ancora decorosa, quando magari, questo vale più per le maratone per la verità, magari si sono trascinati negli ultimi metri, ma sotto il traguardo si corre sempre a testa alta e spingendo sull'acceleratore. È il bello di queste maratonine. Abbiamo sempre detto anche in queste occasioni, il fascino di queste gare, la maratonina, la mezza maratona, è che ogni concorrente, a parte i primi 2 o 3 che fanno un po' di tattica per la vittoria, tutti gli altri corrono contro un avversario comune che è il cronometro. Per loro arrivare, primo, e secondo, stabilire un tempo è lo scopo della corsa, e questo è il fascino della maratona e della mezza maratona. E tutti questi atleti tante volte li vedete magari esultare, arrivano centesimi e esultano, e uno può pensare che abbiano dei problemi, invece in realtà magari sono contenti del tempo che stanno stabilendo. Sesta donna al traguardo è Silvia Vecellio, mentre ecco qua altre maglie consuete per il Mercurius. Ripetiamo, tra gli atleti arrivati 6 donne, con l'arrivo qualche istante fa della Vecellio sugli oltre 1500 partenti, quasi 1600 direbbero quelli bravi. E complimenti a tutti voi per il vostro traguardo raggiunto. Poco sopra l'ora e 30, sotto l'ora e 35, grandi! Signori del pubblico, facciamo sentire che Vittorio Veneto c'è! Un giovanissimo col 1022 del Brugnera. Corrono i barefoot, eccolo qua un altro barefoot. Rodolfo Sedran, barefoot runner. Mentre c'è una casacca dell'Atletica Vittorio Veneto di casa che si avvicina. C'è la settima donna. Settima donna. Vecellio, sesta la settima. Stanno continuando i traguardi, come vedete. E vedete arrivare anche dei palloncini verdi, li abbiamo già citati prima, i famosi pacemaker, e facciamoci raccontare da Roberto Toneatto lo scopo e il ruolo di questi pacemaker, che sono davvero importanti per gli amatori che vogliono cercare di centrare un tempo prestabilito. Sentiamo Roberto Toneatto, l'abbiamo sentito ieri all'Expo. Anche quest'anno alla Maratonina della Vittoria, come l'anno scorso a Eroica e alla Maratonina, ci sono i pacer originali. Roberto Toneatti è qui e ci spiega questo importante servizio per i maratoneti, quelli un po' tra virgolette meno professionisti. Sì, anche quest'anno siamo onorati di essere alla Maratonina della Vittoria. L'anno scorso eravamo su tutte e due le manifestazioni, sia la maratona che la maratonina, quest'anno solo sulla maratonina. È un servizio ben apprezzato dai podisti perché permette di correre col sorriso e correre senza avere la frenesia del tempo, perché gli diamo un servizio per quello che riguarda sia la battitura del tempo, quindi la tenuta del tempo, ma anche per quello che riguarda l'incitamento, consigli pratici, la spiegazione del percorso e anche l'incitamento nella parte finale dove, tra virgolette, l'atleta normalmente
subisce la stanchezza, va in crisi e quindi il pacemaker completa la sua azione aiutandolo, cercandolo di distrarlo, portandolo fino al traguardo possibilmente. Poi è sicuramente le gambe e la preparazione dell'atleta che fanno la differenza, però noi cerchiamo, tra virgolette, di rendere al massimo la loro fatica il meno disagiante possibile. Ascolta, allora per i telespettatori che sono meno addentro alle questioni atletiche, il pacemaker a cui fa riferimento Roberto non è il pacemaker che si mette nel cuore quando ci sono problemi, è il loro servizio, cioè loro dicono c'è un pacemaker, adesso ci dirà anche quali, per esempio che fa in 1 ora e 30 o 1 ora e 45, e allora se uno vuole fare la maratonina in 1 ora e 45 basta che si metta a fianco a questo pacemaker che sono contraddistinti in genere da dei palloncini, giusto? Sì, certo. Quindi anche ai telespettatori ricordiamo che se vedono qualcuno che corre col palloncino non è uno un po' fuori di testa, ma sta prestando un servizio prezioso. Esatto. Quindi su quali tempi ci sono i pacer? No, volevo, visto che ti sei soffermato sul servizio, che tante volte non riusciamo a spiegare alle persone che stanno a casa o comunque sono sul percorso, il nostro servizio fa più, tra virgolette, servizi. Allora, primo tra tutti, e non ce ne vantiamo e lo diciamo sempre sottovoce, è quello dell'assistenza medica immediata. Quindi se un atleta sta male noi ci fermiamo e diamo la prima assistenza. Tra le nostre file sono annoverati tanti atleti preparati anche al pronto soccorso, ma noi non facciamo pronto soccorso, ma facciamo il primo intervento. Quindi allertiamo il pronto soccorso o allertiamo l'organizzazione che c'è un atleta o più atleti che non stanno bene sul percorso. Quindi questa è una fase dell'atleta che non cerchiamo più di tanto di pubblicizzare, perché entriamo nello specifico e non vogliamo. Poi per quello che riguarda invece il servizio di per sé, l'atleta o più atleti si mettono vicino a questi atleti chiamati pacemaker, che hanno una divisa speciale, nel nostro caso canottiera arancio, sono segnalati dai palloncini. Perché i palloncini? Perché quando c'è un assembramento di tanta gente in mezzo alle persone non riesce a individuare la persona, quindi abbiamo i palloncini, normalmente sono colorati, noi usiamo dei palloncini verdi della fibrosi cistica, quindi portiamo anche un segnale, tra virgolette, messaggio. Sulla canotta del pacemaker c'è indicato il tempo di percorrenza che percorrerà dal momento dello sparo del giudice di gara all'arrivo, quindi un tempo stabilito. All'inizio della gara sono le uniche persone che sanno con certezza in quanto termineranno la corsa. Loro sanno. Per quello che riguarda il servizio, parte da 1 ora e 25, quindi poco più di 4 minuti al chilometro, fino ad arrivare alle 2 ore e 20. È un servizio, tra virgolette... Se una donna si mette con quello 1 ora e 25 rischia di andare sul podio. Sì, ecco, diciamo che è un servizio molto capillare, ogni 5 minuti, indicativamente 15 secondi al chilometro, e quindi riusciamo a coprire gran parte dei partecipanti alla corsa che si snoderà qui a Vittorio Veneto. Ascolta, di quanto sgarrate sul tempo previsto? Allora, normalmente... Dì la verità. Allora, normalmente il nostro compito termina nel minuto più o meno indicato. Okay. Poi, come ho detto prima, ci possono essere delle eccezioni, quindi assistenza di un atleta o altrimenti, però indicativamente siamo nell'ordine dei 20-30 secondi, più o meno il tempo indicato. Domani io percorrerò l'ora e 35 e ci vediamo all'arrivo. Allora, quindi guarderò il cronometro quando passi sotto il traguardo. Assolutamente, io in 17 anni ho aggiudicato il tempo solo 2 volte, perché non è il tempo indicato perfettamente, ma portare il gruppo. Tante volte possiamo arrivare 20 secondi prima, possiamo arrivare 20 secondi dopo. Se stai nei 15 più o meno 15 secondi dopo ti pago il caffè. Assolutamente sì. Ok, grazie. Grazie a voi, buona manifestazione. Sicuramente sarà una manifestazione con la O maiuscola, in ricordo anche dell'Eroica dell'anno scorso, dove siamo già stati, quindi sicuramente l'organizzazione metterà a disposizione di tutti gli atleti e di tutte le persone che verranno a vedere uno spettacolo degno di questi posti. Grazie. Grazie a voi e buona gara. Qui sul traguardo abbiamo qui di fianco a noi il sindaco Roberto Tonon, che contro le attese non ha fatto la city run sui 6 km ma sui 12 km, che dicono essere stata impegnativa, e si vede anche. Molto impegnativa, molto bella, un percorso straordinariamente coinvolgente, perché le nostre colline sono sempre belle, ma oggi con questa giornata erano davvero magnifiche.
Gli organizzatori, lo dico bonariamente, sono stati un po' birichini, perché alla prima curva già c'era scritto la distanza e i chilometri erano diventati 13, chissà perché. Comunque siamo riusciti a portarla, a farla anche questa gara. Ho imparato in questi 5 anni che non bisogna rendersi né ora né mai, e siamo arrivati. Però la giornata è stata magnifica, ho visto davvero volti molto felici e credo che il motivo, una delle ragioni, era appunto raccolta fondi per il CAV, e quindi ne valeva sicuramente la pena. Parlando in senso lato, la partecipazione è molto numerosa, sia la parte diciamo agonistica che no, ma ti confesso nell'esperienza che ho di seguire le corse e il dopo corsa, c'è ancora tanta gente che si ferma in piazza, un po' come era stato per l'anno scorso, quindi la gente non è che finisce la gara e se ne va, ma si ferma, e questo è un bene e dimostra che qui si sta bene. È un bellissimo segno. Credo che il centenario abbia aiutato anche in questo senso la città, ha portato i nostri concittadini a uscire, a essere presenti durante le manifestazioni, e credo che tutti quelli che vengono da fuori, ne ho trovati da San Biagio da Callalta, da Treviso, da Oderzo, da Cornuda, che sono venuti oggi, mi hanno confessato che hanno trovato una città tenuta molto bene, e anche i vittoriesi molto accoglienti. Credo che questo sia uno dei più bei segni e forse dei più bei lasciti di questo quinquennio. Sicuramente, si sa, è ufficiale che non sarai più il sindaco di Vittorio Veneto per la prossima edizione, e quindi avrai il tempo di allenarti per poter fare la competitiva il prossimo anno. Potrei forse fare la competitiva, diciamo che in questi 5 anni ho partecipato via via a gare sempre un po' più impegnative, l'altro anno la 8 km, quest'anno la 12, il prossimo anno vedremo. Certo, benissimo, grazie al sindaco. Buona giornata a tutti. Ringraziamo il sindaco di averci raccontato anche questa esperienza sui 12 km, ricordiamo che è stato disegnato un tracciato abbastanza impegnativo. Nel frattempo abbiamo intravisto Roberto Toneatto, il responsabile dei Pacer, che abbiamo sentito prima, che ci raccontava con la registrazione di ieri il ruolo dei Pacer. Come avrete sentito, avevamo fatto una piccola scommessa con lui, se restava nei 15 secondi, più o meno 15 secondi, gli avremmo offerto un caffè. A giudicare dal sorriso che aveva quando ci ha salutati, deve essere arrivato entro quella cifra. Comunque aspettiamo che torni per chiederglielo in diretta. Se è riuscito, lui aveva 1 ora e 35 di tempo stabilito, vediamo di sentire dalla sua viva voce quanto è riuscito a fare. Intanto continuano ad arrivare sul traguardo i concorrenti. Come si diceva col sindaco, il fascino di questa gara che avevamo già registrato lo scorso anno è che appunto finita la corsa gli atleti restano qui sul posto, non se ne vanno, e probabilmente la testimonianza, oltre ovviamente a una giornata fantastica, adesso col sole c'è anche il tepore, chi ha fatto la gara sta proprio bene e non ha problemi di freddo, e appunto si fermano qui in città e si godono questo centro di Vittorio Veneto, chiuso al traffico ovviamente, è pieno di gente, pieno di sportivi e di familiari e di persone che vogliono davvero vivere appieno questa manifestazione sportiva. Tanto continuano i traguardi, avremo sempre persone al nostro microfono, sono arrivati anche i primi corridori scalzi. Eccolo qua, è tornato Roberto Toneatto, avevamo una scommessa in campo, ti avevo detto più o meno 15 secondi, dovevi fare 1 ora e 35, quanto hai fatto? 1 ora e 35, 16-17 secondi. 16-17, l'hai perso allora. Io sono contento di pagarti il caffè perché c'erano delle ragazze che avevano necessità di essere accompagnate, quindi volentieri lo pago, però è stata una gara bellissima, organizzata nei minimi dettagli dall'organizzazione. Ancora una volta Vittorio Veneto al top, una gara stupenda, posti meravigliosi, che dire, spettacolo. Ascolta, come avessi già preso il caffè, perché è stato molto sportivo anche a venirmelo a dire, potevi dirmi 1 ora 35 e 14, io ci avrei dovuto credere, ti credo anche sulla sportività, e hai detto comunque, a parte le battute, siete grandi, perché sgarrare su 1 ora 35 e 15 secondi è veramente, siete delle macchine. Sì, noi lo facciamo con passione, io sono tanti anni che lo faccio veramente con un grandissimo entusiasmo, chiedo ai ragazzi di farlo anche loro, cerchiamo di essere
più possibile perfetti, poi siamo umani, siamo atleti anche noi, la giornata storta ci può sempre stare, però l'importante è essere chiari, chiarire e comunque portare col sorriso a tutti gli atleti, perché manifestazioni come questa meritano il sorriso, meritano che gli atleti si divertano. Grazie, quanti siete oggi? Noi oggi siamo 21 pacer distribuiti dalle ore 25 fino alle 2 ore 20, quindi per un ritmo medio veloce a un ritmo tra virgolette medio lento. Grazie Roberto, complimenti. Grazie ancora a voi, buon proseguimento di trasmissione, complimenti anche a voi e niente, ci vediamo il prossimo anno su queste emittenti. Certamente. Grazie a voi e buona giornata. Grazie Roberto, ringraziamo Roberto Toneato, sportivo anche in questo, perché poteva dirmi appunto, come ho detto, che aveva sgarrato 10 secondi e io gli avrei ovviamente creduto sulla parola, invece è stato onestissimo, mi ha detto che ha sgarrato un secondo in più. Caffè come preso, non avrei il tempo di berlo in questo momento, a differenza della regia che pasteggia, mangia, beve e ingrassa a vista d'occhio. Invece qui noi stiamo in piedi duramente davanti al microfono, stiamo ovviamente scherzando. È davvero una bella giornata, anche i nostri telespettatori sicuramente se la stanno godendo, ringraziamo ancora la tenda per questa possibilità che ha dato di seguire la corsa. Tutto in diretta. Adesso stiamo seguendo appunto gli arrivi, dicevo di ringraziare la tenda per questa occasione che dà anche a chi segue, a chi non può seguire sul posto la corsa ma la viene a seguire in televisione. Adesso facciamo entrare nell'inquadratura anche Roberto Biz, anche lui è come si dice, un membro della squadra della tenda, anche tu segui, tieni un programma, no? Sì, tengo un programma che dovremo anche rifar partire prima o poi. Quindi tenevi un programma? Tenevo un programma, no, ma ripartirà presto, anche perché comunque è collegato sempre al benessere, quindi. Ascolta, ma è colpa di Federico se non c'è più in onda? No, la colpa è solo mia, che sono sempre uno che tira tardi e la tira lunga, come si suol dire. Ascolta, sei qui in giacchetta, in veste di presidente delle farmacie, che è una delle aziende che sostiene questo evento. Certo, assolutamente, ho ricevuto l'invito da parte dell'organizzazione e anche dal comune di dare il nostro contributo. Noi abbiamo deciso di esserci, anche perché comunque l'atletica è uno degli sport più belli e sicuramente che dà l'opportunità a tutti di poter vivere bene, anche dal punto di vista anche salutare, è sicuramente un elemento importante. Poi noi ci siamo collegati in modo particolare alla City Run proprio per il discorso del centro antiviolenza, perché riteniamo che sia una bellissima iniziativa e quindi abbiamo voluto dare un'ulteriore spinta in avanti a questo progetto, perché le violenze di solito si leggono sui giornali, però bisogna essere proattivi e cercare di essere sul territorio per cercare di vincerle. Quindi la Vittorio Veneto Servizi è una società che sicuramente lavora per la città, quindi io la definisco la cassaforte del comune di Vittorio Veneto da un punto di vista economico, perché deve essere una cassaforte che mette a disposizione risorse per la città, quindi solidarietà e sociale sono degli elementi imprescindibili. Certo, e quindi le farmacie non potevano mancare. Chiudiamo con un invito, che sai che il sindaco ha corso e quindi il prossimo anno dovrai correre, dovrai togliere la giacchetta e farla anche tu. Potrebbe essere un'idea il prossimo anno. No, non è un'idea, è un impegno, perché chi viene qui a parlare poi l'anno dopo corre. L'invito verrà accolto volentieri. Va bene, abbiamo milioni di testimoni. Perfetto, benissimo. Okay, grazie Roberto Biz, grazie alle farmacie. Adesso attendiamo anche il presidente dell'associazione commercianti, Michele Paludetti, che non riesco a capire se finge o se barcolla davvero. Michele Paludetti, non capisco se fingi o se barcolli davvero. Barcollo. Hai fatto i 12 km? Sì, quest'anno ho fatto i 12 km ed è stato uno spettacolo per la vista, un po' meno per il fisico, per le gambe, però direi che è una cosa meravigliosa. I percorsi che ci sono qua a Vittorio Veneto e come sono stati sfruttati è veramente direi da organizzare, non dico ogni fine settimana una gara del genere, però tanto di cappello agli organizzatori. Dal punto di vista, diciamo, della categoria che rappresenti, eventi come questo penso che siano manna dal cielo. Sicuramente continuiamo con il dopo centenario, il dopo Natale,
questo è un esempio di come Vittorio Veneto sia viva quando ci sono degli eventi, e sicuramente sarà anche questo un esempio da imitare perché Vittorio Veneto continui a andare avanti così. Se posso dire, da orgoglio vittoriese, 1500 iscritti sono un numero molto alto anche rispetto alla media, quindi non è poi vero che Vittorio Veneto non dà quando si propone. Assolutamente no, sono 1500 nella mezza maratona, oltre ai 2500 della City Run. Perciò 4.000 persone presenti in questo momento in piazza, più il pubblico presente che è molto numeroso, dà veramente splendore alla città. Ecco. Ultima cosa che sottolineavo, la gente arriva e non va via, resta qui perché probabilmente si gode questo centro così. È un esempio di come Vittorio Veneto possa vivere di turismo e comunque di presenze esterne. È talmente bella che con una giornata così io credo che la gente arrivi per fare lo sport e poi si fermi qui per vedere le altre bellezze culturali che Vittorio Veneto offre. Grazie Michele, prossimo anno però ti rivogliamo sull'agonistica. Sicuramente, mi era scaduto il certificato, non ho fatto ora di rinnovarlo, sicuramente sarà una promessa. Bene, grazie Michele, grazie all'Associazione Commercianti anche per il sostegno che dà. Intanto in regia nascondono il tramezzino, ma lo abbiamo visto, si continua a mangiare e va bene così. E non solo la regia, anche gli operatori, adesso vedo che l'unica è Francesca Stori che è lì in ferma, che controlla gli arrivi, che non si può permettere. Ha mangiato anche lei? Ah beh, Alessio De Nardi sono convinto che stia... È fermo o sta mangiando? Ah, sta lavorando, bene, meno male che ci sono due che lavorano perché gli altri mangiano. E va bene, l'Italia è così. Intanto stiamo continuando a vedere gli arrivi. Continuano gli arrivi, ricordiamo il podio maschile occupato da 3 atleti africani. Joash Kipruto Kech ha vinto, come da pronostici lo abbiamo sentito, in 1 ora 06:28, un nuovo record della corsa. Alle sue spalle il marocchino Rashid Benhamdane, 32enne, e terzo posto per Ken Mutai, anche lui dal Kenya. Anzi, potremmo essere più precisi e dare i tempi esatti dei concorrenti. Sì, adesso ci sta raggiungendo il presidente del comitato organizzatore della maratonina. Nel frattempo vediamo i tempi. Allora diamo i tempi ufficiali. Il vincitore Köch ha vinto in 1 ora 06:27, al secondo posto Rashid Benhamdane in 1 ora 07:01, al terzo posto Ken Mutai in 1 ora 09:21. Vediamo la classifica femminile. Allora Vivian Jerop Kemboy ha vinto in 1 ora 15:39, Giovanna Ricotta ha chiuso al secondo posto in 1 ora 22:15, distaccata di 15 secondi, quindi a 1 ora 22:40 Maurizia Cunico al terzo posto. Quarto posto per Doris Weissensteiner a 1 ora 25:09. Ci ha raggiunto in postazione il presidente del comitato organizzatore della Maratonina della Vittoria, Vittorio Buriola. Allora Vittorio, siamo ancora in corso, ovviamente è noto che le mezze maratone si concludono quando arriva l'ultimo al traguardo, non certo quando si completa il podio, ma possiamo già trarre un bilancio, mi sembra straordinario, di questa sesta edizione. Beh, direi che la sesta edizione ha suggellato quello che era stato l'anticipo dello scorso anno, in cui avevamo avuto 1100 partecipanti e 999 arrivati. Quest'anno siamo a quota 1552 iscritti, di cui partiti circa 1490 e effettivi 1425. Per cui credo che abbiamo fatto un risultato che era anche per noi inaspettato, però che ha dato comunque un senso a questa organizzazione e a questo sforzo notevole che tutti noi abbiamo fatto. In più abbiamo avuto notevoli riscontri anche dai partecipanti più accreditati di un percorso molto bello e soprattutto molto tecnico da affrontare, con una strategia piuttosto importante. Vedo molti sorrisi, la gente rimane in piazza, vuol dire che si è creato un bellissimo clima
che viene quasi da dire peccato che ce ne sia una volta all'anno solo. Infatti sono quelle cose che vorremmo poter proporre più spesso, però lo sforzo organizzativo è estremo e quindi impegna tutti noi che siamo volontari. Quello che ci ha dato un'ulteriore soddisfazione è la partecipazione alla marcia non competitiva di 12 e di 6 km che era votata a favore del CAV, Centro Antiviolenza di Vittorio Veneto, che ha fatto circa 2500 partecipanti dai numeri che mi hanno dato fino ad ora. Speriamo che questo si consolidi anche come un appuntamento annuale come lo è la maratonina. Tornando al discorso della maratonina, parlando con Odone Tubia, diceva che non è una mezza maratona diciamo ostica, ma è una mezza maratona che va conosciuta per fare anche dei tempi. Lui auspicava che ci sia un maggior numero di atleti di alto livello per trainare ancora questa maratonina che ormai ha un suo ruolo ben preciso, non è più una nuova maratonina, è una maratonina precisa. Infatti io prima ero al ritiro pettorali e sentivo parlare di strategie anche degli atleti diciamo non di elevatissimo livello, ma persone che hanno voluto partecipare e contribuire a questo nostro evento. E una strategia secondo me implica anche una volontà di farla nel migliore dei modi e di competere anche con se stessi, e credo che sia la cosa forse più sana di questo che è lo sport, che ritengo uno dei più anche conviviali se vogliamo, e che permette di condividere, perché ho visto abbracci tra persone che magari non si conoscono, gente che si butta tra le braccia di altri proprio perché lo sforzo profuso sicuramente è un impegno importante, ma soprattutto lo è per chi ha partecipato con una certa animosità. Ultima cosa, quanto ti è costato non poter essere in gara oggi ma dover essere qui a parlare con me? Soffro per questo, soffro per non poter correre come prima per motivi organizzativi, però spero che ci sia qualcuno che potrà un giorno prendere il... No, mi riferivo a questo, intendevo dire oggi, non in genere. Oggi in particolare mi è costato molto perché effettivamente la giornata ci ha premiato, le persone che hanno partecipato sono tutte persone splendide e comunque avrei avuto piacere di esserci. Ci sarà l'occasione sicuramente in un futuro. Grazie Vittorio, buon proseguimento perché per voi non è ancora finita e invitiamo il sindaco di Sarmede. Eccoci qua, ci ha raggiunto in postazione anche il sindaco di Sarmede, Larry Pizzol, abbiamo sentito le sue belle parole in apertura di corsa, lei è sempre qui a sostenere questa manifestazione che passa anche per il suo territorio comunale. Mi sembra che sia un evento che riunisce tanta gente in un bellissimo clima. Sì, questo è vero, perché se penso a 6 anni fa, quando questa manifestazione contava 400-500 atleti, oggi l'abbiamo triplicata sostanzialmente, e anche questo è un modo attraverso lo sport per far conoscere il nostro territorio, le nostre persone, le nostre bellezze, e quindi ben vengano giornate come queste. Il tempo fortunatamente ci sta assistendo e quindi veramente di cuore un grazie a tutti gli organizzatori, a tutti i volontari che oggi hanno lavorato e stanno ancora lavorando adesso, e credo che sempre di più anche lo sport debba unire le comunità. Esatto, quindi questo trittico tra Vittorio Veneto, Cappella Maggiore e Sarmede sta lavorando bene e penso che possa continuare ancora. L'idea comunque è di sostenere sempre questo evento che ormai si è ritagliato uno spazio molto preciso anche nel mondo dello sport, ce lo ha confermato il Presidente della Federazione Provinciale. Sì, questo lo dimostra anche il fatto di avere atleti di alto spessore, e quindi veramente questo qua dimostra che pur coinvolgendo 3 territori marginali rispetto alle grandi città, ma comunque è un evento sportivo che ha un carattere nazionale a mio giudizio e va coltivato, e secondo me dovrebbe interessare, come è successo con l'Eroica lo scorso anno, anche i territori più ampi rispetto ai nostri 3. L'unico problema, Sindaco, è che se si allunga la strada poi non è più una mezza maratona, quindi c'è un limite di chilometri. No, ma come lo scorso anno potremmo costruire una maratonina e una maratona che corrano parallelamente, e questo in una giornata lo scorso anno si è dimostrato possibile. È vero che richiede dei sacrifici organizzativi anche rispetto alle nostre comunità, però poi i benefici che ne derivano compensano tutto quanto. Certo, è stato un bellissimo lancio per questo ritorno dell'Eroica anche sulla versione maratona. Ringraziamo il sindaco Larry Pizzol di Sarmede. Grazie a voi di cuore e buona continuazione di giornata a tutti quanti.
Grazie Sindaco, grazie di essere stato qui con noi. Anche il Sindaco Pizzol sostiene la valenza di questo evento e richiama addirittura la possibilità di riportare in versione maratona eroica. È una cosa di cui molti hanno parlato in passato, uno sforzo terribile, però davvero sarebbe interessante. Abbiamo intravisto tra il pubblico anche una vecchia conoscenza, vecchia si fa per dire, dell'atletica nostrana e non solo nostrana. Martino De Nardi, sei vestito così, probabilmente hai corso. Sì, ho corso, oggi ho fatto la 12. Ho fatto la 12 perché diciamo che 3 mesi fa mi sono fatto male in allenamento e mi sono fatto abbastanza male a un ginocchio, sono dovuto star fermo 2 mesi abbondanti. Ho ripreso un po' con la bici, adesso è da appunto un mesetto scarso che corro, quindi la voglia era tanta di farla, a dire la verità. Ascolta, hanno detto che era un po' duro, non per te, ma era un po' duro. Il percorso da 12 il percorso da 12, se uno non è abituato a correre in salita e discesa lo paghi, perché di pianura ce n'era davvero poca, c'erano i primi 2 chilometri qui e basta, però bellissimo anche perché con la fortuna che abbiamo qua di avere sentieri e queste strade qui fuori dal traffico, in mezzo ai boschi, sì, secondo me vale la pena, insomma è anche più facile credo dal punto di vista organizzativo, è molto bello. Certo, ascolta, invece passando all'aspetto tecnico, tu e i tuoi programmi agonistici? I miei programmi agonistici sono in fase di valutazione perché appunto mi sono appena ripreso, comunque adesso mi sto allenando bene. Avevo fatto anche un pensiero a farla mezza, se devo essere sincero, però ho preferito andare per gradi con la ripresa, ecco. E adesso vediamo compatibilmente con lo studio, perché quello chiaramente è la priorità, però diciamo che mi sto allenando quasi tutti i giorni. Mi piacerebbe questa stagione qua fare abbastanza diciamo gare corse in montagna, ho già visto anche qualcosa qui in zona, organizzato fra l'altro dalla scuola di maratona, che devo dire impeccabili dal punto di vista organizzativo, perché su ogni bivio c'era cartelli, impossibile sbagliare, ristori, tutto. Devo dire che se ne vedono poche volte manifestazioni organizzate così bene, quindi davvero complimenti alla scuola di maratona, perché forse chi è a casa non capisce, e magari anche io non capisco perché ho organizzato qualcosa, però organizzare per 2500 persone non è una cosa facile. Certo. Dopo glielo chiederemo al Presidente. Ultima cosa, ma tuo fratello Alessio non corre? Sì, far correre quello lì è un po' difficile. L'ha fatta in bici, siamo già a qualcosa di meglio. No, a qualche volta era andato a correre in passato, però preferisce la palestra alla bici e dai. È un po' più pigro. Dai, ha diverse passioni, diciamo che correre ci vuole voglia, pazienza e un po' di determinazione nell'essere costanti, perché è un movimento abbastanza faticoso, diciamo. Va bene, grazie Martino, grazie, complimenti. Ricordiamo che il suo fratello Alessio è dietro una delle nostre telecamere, poi chissà cosa sentirà quando sentirà queste parole di suo fratello, che invece fa della corsa la sua grande passione. Allora, Ivan Cao, presidente della scuola di maratona, Martino De Nardi ha appena detto che la scuola di maratona è eccezionale per come è riuscita a segnare con cartelli tutti i vari bivi, anche delle non competitive, che non è una cosa da poco. Abbiamo qui il presidente, allora ti sei preso questo complimento, allora commentiamo, manca ancora un bel po', soprattutto poi c'è anche da rimettere tutto a posto, però facciamo già un primo bilancio. Assolutamente, ringrazio Martino. Il nostro obiettivo è proprio quello di dare il massimo per dare l'opportunità a tutti gli atleti innanzitutto di non perdersi, ma comunque di correre senza avere l'assillo di pensare dove andare, e correre anche specialmente sulle maratonine con le strade chiuse. Ci siamo impegnati, i volontari sono stati fantastici, abbiamo avuto un'invasione pacifica di atleti e Vittorio penso che possa essere solo fiero di questo evento. Ascolta, adesso che è conclusa, possiamo dire che questo 12 era un trail, non era una non competitiva? Diciamo che il 12 era un mini trail, dai. Mini perché era corto, ma non come pendenze. Corto, ma esatto, la pendenza era significativa, ma tutti hanno apprezzato e sono rimasti entusiasti della 12, veramente.
Ascolta, adesso parlando di trail, guardiamo già avanti, il 7 aprile ne arriva un altro. Il 7 aprile vi aspettiamo a Cordignano, precisamente a Villa di Villa, con il trail del Patriarca. Prima tappa anche del circuito trail del Prealpi Venete, dove potrete apprezzare durante l'anno tutto quello che per gli amanti anzi del trail. Quindi avete le colline qua e le Prealpi, partendo anche con il Calsiglio, che vi aspettano. Di cui parleremo se il regista Federico Campolalorto sarà d'accordo anche in una delle nostre puntate di Per Sport. Grazie, grazie. Volevo solo ringraziarvi di nuovo tutti i volontari e tutto il pubblico presente, e posso solo dire a chi ha dovuto subire qualche problema con la chiusura delle strade di portare pazienza. È stata un'oretta, a volte anche un quarto d'ora, quindi una giornata così, guardare gli atleti che corrono deve essere solo uno spettacolo, non una noia. Guarda, è sempre stato così, sarà sempre così quando ci sono eventi, purtroppo le strade vanno chiuse, la sicurezza è sempre garantita, quindi va bene così. Grazie, grazie a Ivan Cao, e ho visto arrivare due atleti della cosa, non so se la regia riesce anche, no, forse sì, forse no, a inquadrare due dei protagonisti. Ci mettiamo qui? No, allora sono arrivati due dei protagonisti della gara. Dopo ci spiegherà cos'è quella. Ah, perché è un bastoncino per il selfie, semplicissimo. Ah, ok. Allora, siamo con Ercole Lamanna e con Pierre Zurcher dalla Svizzera. Ok, ma parla in che lingua? Parla francese, inglese, tedesco e un po' di italiano. Va bene, allora mettiti là Otello così ci sentiamo. Allora, non so se la telecamera è riuscita a inquadrargli anche i piedi, come vedete loro sono... Aspetta che non ti pesto anche un piede. Sì, vai tranquillo. Ercole Lamanna era il promotore della Barefoot Half Marathon, abbiamo detto appunto questa versione a piedi scalzi. Allora intanto com'è andata e com'era il percorso? Ma il percorso è bellissimo come sempre, un po' duro per noi barefoot, soprattutto per i 4 che correvamo veramente completamente scalzi. C'erano dei tratti di sassi abbastanza particolari da superare, e come ti avevo promesso ieri non sarei andato sotto l'1,50, ho chiuso in 1,52, quindi mentre alcuni come Pierre hanno corso con le scarpe minimalista, con le Five Fingers, altri con i sandali, e adesso Pierre ci racconterà la sua esperienza. Ok, allora chiediamo a Pierre di raccontarci com'è andata questa gara e come ti sei trovato sul nostro percorso. Sehr schön, also es war unglaublich, das Wetter war super, die Strecke ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Die Berge sind nicht so weit, also es sieht ein bisschen aus wie in der Schweiz, also ich fühle mich total wohl hier. La location è fantastica perché gli ricorda un po' la sua Svizzera, con le colline e la natura durante il percorso che ha potuto attraversare, quindi il percorso è fantastico praticamente. E il tempo che ha stabilito lo soddisfa? Und deine Zeit, bist du zufrieden von deiner Zeit? Also ich bin super zufrieden, weil ich bin mit 1 Stunde und 43 Minuten, 3 Minuten schneller als mein Personalbest. Okay. Ha fatto il personale di 3 minuti oggi, ha corso in 1 ora e 40 ed è soddisfattissimo. Tra l'altro correndo con le minimal fingers, con le Five Fingers, ha corso addirittura più veloce di quando correva con le scarpe normali. Pensa un po', quindi questo vuol dire che si può correre anche più forte scalzi che non con le scarpe? Perché no? Das bedeutet, das kann man auch schneller laufen ohne Schuhe oder mit Andersschuhe. Ne? Bis heute hatte ich das nicht gedacht, aber jetzt muss ich ja sagen, klar. Non l'avrebbe pensato neanche lui, ma effettivamente è così. È un'esperienza nuova anche per lui. Ascolta, chiedili se anche mentre correva si faceva i selfie, che vediamo che ha il bastoncino. Hast du auch dich Selfie gemacht, auch während du gelaufen hast? Wie bitte? Wenn du Selfie gemacht hast, ja. Auch während der Laufe? Ja klar, natürlich. Naturalmente sì. Ich muss auch noch was sagen. Ich bin mit dieser Schuhe 2000 Kilometer gelaufen. Die gleiche Schuhe? Ja, genau. Dann, sie sind jetzt alt, die haben ein bisschen Löcher. Aber mit normalen Schuhen kannst du 500, 600 Kilometer laufen. Dann perfekte Schuhe. È meravigliato dal fatto che con queste scarpe ha già corso più di 2000 km, contrariamente a quello che si riesce a fare con una scarpa normale che insomma dopo i 500-600 comincia a degradare. Bene, complimenti e grazie di essere qui. Grazie. Anche il grazie in italiano, grazie anche a Ercole e a Otello. Abbiamo sentito anche 2 dei protagonisti della maratonina scalzi,
uno addirittura ha corso più veloce scalzo che non con le scarpe, figuriamoci un po' questi ragazzi come sono in grado di fare. Ci ha fatto notare anche Ercole Lamanna la difficoltà di alcuni tratti di sterrato un po' pesante che appunto da scalzi erano un po' impegnativi. Intanto continuano gli arrivi, come sentite. Stanno arrivando gli amici di Diego che hanno compiuto la loro impresa. Abbiamo sentito e vediamo gli applausi ai ragazzi che hanno aiutato le carrozzine a percorrere la mezza maratona e adesso vengono a raccogliere l'applauso del traguardo. Eccoli al traguardo quelli delle 2 ore e 10 comandati dalla Golfetto. 2 ore e 10, dai che ce la fai, dai, 2 ore e 10, grande press, ecco qua Franceschini, guarda come sorridono, questo è lo spirito, stupendi. C'è poco da dire, niente emoziona come una bella corsa. Beh, arrivare su un assolo del genere, signori, grandi. È arrivata anche la Naibo. Allora, stanno continuando gli arrivi, abbiamo superato le 2 ore di corsa. Ricordiamo che per le mezze maratone il tempo massimo sono 3 ore e chiaramente adesso aumenterà il numero dei traguardi perché chiaramente ci sarà più persone che riescono a tagliare il traguardo in questo tempo. È stato il grande applauso per gli amici di Diego. Tra un po' sentiremo Stefano Franceschin, il loro presidente, che come da tanti anni sta portando sui percorsi di gara anche questi ragazzi con grandissime soddisfazioni, grandissimi applausi per loro. È davvero una grande festa quella che stiamo vivendo. Vediamo che, vedete, molto spesso gli atleti quando arrivano fermano il loro cronometro perché ci sono sì i tempi ufficiali, ma hanno un cronometro per controllare il loro andamento in gara e la soddisfazione massima è generalmente quella di superare il proprio personale. Chissà quanti sono riusciti a farlo. Abbiamo sentito l'atleta che correva con le Five Fingers, queste scarpe particolari. Five Fingers ovviamente vuol dire 5 dita, e che correndo con quelle scarpe è riuscito a fare un tempo inferiore a quello che faceva correndo con le scarpe normali. Ha chiuso in 1 ora e 40 e quindi un tempo sicuramente significativo. Ecco, intanto vediamo che continuano ad arrivare dei ragazzi alla Stai pur qua che vengo giù io. Eccoci qua con Stefano Franceschin. Ci stiamo spostati come postazione. Adesso tempo di sistemare le telecamere un po' più avanti.
Eccoci, allora siamo qui con Stefano Franceschin e col gruppo degli amici di Diego. Avete raccolto come sempre tanti applausi che sono sempre molto meno di quelli che meritate per quello che fate. Grazie del complimento. Sì, diciamo che come ogni anno a Vittorio Veneto raccogliamo un sacco di applausi proprio perché intanto ci conoscono, siamo della zona e quindi ho tantissimi atleti sia della scuola di maratona, della Mercurius, che è poi la società che non manca mai nel nostro gruppo, e di tutte le altre atletiche che danno una mano a spingere per una cosa che poi è una cosa importante nello sport, portare a correre loro. Certo, quanti ragazzi eravate oggi? Oggi eravamo in 9, me ne mancava qualcuno, ma per problemi di salute purtroppo succede, e più o meno si sapeva quella cifra, dai 9 persone alle 13-14, oggi eravamo in 9. E quanti volontari avete che spingono? Allora, oggi ne avevamo tanti, eravamo in 27-28 persone. In altre gare a volte siamo obbligati a fare 10 carrozzine e 10 volontari, ma poi è uno spirito che a noi piace. Nel vostro giro quanti siete? Allora, nel vostro giro hanno spinto con noi 140 atleti, quindi nell'arco di 6 anni, 7 anni che io sto prendendo a cuore questa realtà, sono venuti 140 atleti, una ventina di disabili, chiamiamoli atleti più che disabili, però appunto se ne stanno aggregando ancora in varie corse a seconda dei paesi, perché poi la prossima che l'avremo ai Dogi, che ho visto che appunto in parte è gemellata con Vittorio, e ho delle persone che sono appunto da Mira, da Dolo, quindi non sempre solo i nostri. Il bello della vostra presenza è non solo gli applausi che raccogliete, ma anche i sorrisi che trasportate, voi che spingete e i ragazzi nelle carrozzine. Sì, certamente, perché la cosa importante è portare loro in carrozzina a divertirsi, che è quello che poi non riescono a fare con le loro gambe, e la gioia che dà a noi, perché voglio dire, fare una corsa da sola è bella, però quando poi la fai con loro la fatica non la senti, che è la cosa principale, e c'è anche lo spirito di quello che poi si fa nel finale. E comunque voi dovete anche allenarvi per fare questo, cioè non è una passeggiata. Diciamo che tutti gli atleti nostri, o quasi, sono tutti atleti che sono prodetti nella maratona ma anche nelle ultramaratone. La prossima settimana alcuni dei nostri vanno nel Chianti, hanno una 75 km, quindi sì, siamo comunque allenati, sia per fattore nostro personale che ci piace, ma poi perché poi queste occasioni qua poi fanno lo spirito di gruppo, che lo spirito dello sport è questo, insomma. Certo, e comunque siete allenati soprattutto con la mente e con lo spirito. Sì, siamo allenati mentalmente, perché non è tanto la fatica normalmente non la sentiamo, è chiaro che poi i chilometri si sentono. Ieri per esempio abbiamo fatto un preallenamento di 21 km, quindi una mezza al giorno. Sì, ecco, era proprio perché era giusto aggiungere le due cose. Ok, grazie Stefano. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie per quello che fate, grazie a tutti. Siamo rientrati in postazione, è davvero un piacere, un'emozione sentire parlare i ragazzi degli amici di Diego, perché per loro è un impegno straordinario e al contempo un piacere, lo si capisce, lo si vede ai loro occhi, e non è una cosa facile, perché correre spingendo una carrozzina non è come correre, la distanza è la stessa ma la fatica è diversa, proprio perché bisogna spingere e non fare una corsa, diciamo, normale. Comunque la loro passione è grandissima, lo si vede, lo si percepisce, e appunto, come ho detto prima, gli applausi non saranno mai abbastanza rispetto a quello che danno, a quello che meritano. Bene, intanto continuano a arrivare i concorrenti, siamo alle 11:52, vuol dire che siamo alle 2:07. Tra un poco si sta allestendo il podio, perché sarà tra un po' ora anche delle premiazioni ufficiali, che come da prassi non si svolgono dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente, anche se per prassi tutta l'organizzazione della corsa rimane effettiva e in funzione al 100% fino al taglio del traguardo da parte dell'ultimo concorrente, anzi per la verità al scoccare del tempo limite, che in caso di una mezza maratona sono, come detto, 3 ore. Vediamo, continuano i traguardi. Adesso stiamo inquadrando anche, se inquadriamo gli amici di Diego, se inquadriamo gli amici di Diego ci stanno facendo un saluto tutto per noi, e li invitiamo quando mi fanno un cenno che sono inquadrati, tra poco saranno inquadrati,
Allora, se salutano tutti, sono tutti inquadrati. Eccoci. Ecco, vediamo un attimo. Vi facciamo un'inquadratura. Salutate tutti. Facciamo un saluto da parte di tutti. Questi, signori, sono gli amici di Diego. Emozione allo stato puro. Bene, torniamo in postazione. Avevo visto arrivare... Ok, benissimo. Adesso vieni dall'altra parte, per cortesia, grazie. Allora, prima di tutto pronuncia bene il tuo nome, così vediamo se l'abbiamo sbagliato tutto il giorno. Sì, sono Rashid Ben Hamdan. Ok, allora l'abbiamo pronunciato bene. Allora, raccontiamo un po' la tua corsa. Siete partiti forte in 4, poi sei rimasto solo tu attaccato a Kötz, e dopo? Siete partiti un po' forti perché c'è anche il percorso un po' duro, c'è un po' salite, c'è un po' di curva e il percorso non conosce questa parte perché l'ha fatto la prima volta, hai provato un buon tempo, e dopo la 10 km è passato alla 30 minuti, 44, così è partito bene, dopo la seconda parte 10 km è un po' dura. Ascolta, ma abbiamo visto a un certo punto che noi che seguivamo i tempi, stavi recuperando, avevi cambiato marcia tu o aveva calato un po' il battistrada? No, ho calato un po' io perché che paura per la seconda parte, non lo so, non conosce il percorso bene. Certo. Sì. No, ma a un certo punto, dopo la seconda parte, nella parte diciamo dopo i 10 km, tu ti sei avvicinato al primo, stavi recuperando bene? Sì, avvicinando da 100 metri, 120, dopo quando che vedevi? Sì, che vedo 80 metri quando che trovi la salita che prendi lui, che faccio il vantaggio di meno, o 60 metri, 70, quando che trovi la cisa il keniano vai e nelle trovi. Ok, quindi praticamente tu in salita ti avvicinavi e poi dopo lui sul piano andava un po' via. Sì, perché sono magro e che più forte con la salita, non è come lui che vai con la forte con la decisa. Ascolta, adesso che l'hai fatto e hai visto il percorso, forse con un'altra tattica potevi arrivargli più vicino o addirittura vincere? Sì, vincere che cerca anche 1,5 perché è tornato 1,5, 1,4 che è tornato dal Marocco fra 2 settimane. L'area di là non è come qui, l'area di là c'è 1000 metri, 1200 dell'altezza, qui c'è il zero. Voglio un pochino del tempo, dei giorni, dei 21, 25 giorni, dopo vado bene. Ascolta, la prossima gara dove la farai? Sto preparando forse la maratona di Treviso fra 2 settimane. Ah, ok, bene, allora ci rivediamo a Treviso. Grazie e complimenti. Ok, grazie a tu e grazie a tutti, grazie agli e buon gara. Ascolta, ultima cosa, l'organizzazione, un commento? Sì, che l'organizzatore che tratta bene, anche l'organizzatore tutto bene, il percorso, anche l'arrivo, anche la partenza, tutto ok. Perfetto, grazie, complimenti. Complimenti a Rashid Ben Hamdan, secondo classificato. Adesso avevamo anche un parlamentare in corsa, tra l'altro non so se a Roger De Meneke hanno detto che ieri in base a una collaborazione con l'Associazione Italiana Immunodeficienze Primitive sono stati estratti a sorte tra gli iscritti della maratonina di oggi 5 pettorali per la maratona di Roma. Uno dei 5 è Roger De Meneke, quindi domenica 7 aprile sa che dovrà restare a Roma per andarsi a fare la maratona di Roma, perché non è che si può avere in omaggio un pettorale e non correre. Comunque, a parte, dopo lo ufficializzeranno. Ok, comunque a parte questa, ha fatto la mezza o ha fatto la non competitiva? No, ho fatto la mezza competitiva con un po' di sofferenza perché ultimamente non mi alleno moltissimo, però insomma ho fatto 2 ore come da programma. Beh, insomma, non male. Il percorso lo conosceva già, però era già stato. L'ho fatta l'anno scorso, ma l'anno scorso ero obiettivamente un po' più allenato e quindi l'anno scorso ci avevo messo 1,45, però insomma quest'anno... Mi spieghi una cosa, l'anno scorso era al governo e era più allenato di quest'anno che non è al governo. Com'è sta cosa? Adesso faccio una battuta, ero un po' meno depresso. No, è solo questione di testa più che altro, di trovare il tempo per allenarsi, perché per fare una 21 km un minimo di allenamento ci vuole, bisogna almeno 3 volte alla settimana andare fuori. Ultimamente vado fuori solo la domenica e si paga un po', però il percorso lo conoscevo, è un percorso splendido
e organizzata perfettamente, una macchina perfetta perché non c'è nessun pericolo, tutte le strade chiuse, un bellissimo clima, tanti ristori, quindi nonostante la fatica è veramente un piacere correre e aiuta soprattutto, insomma, a stare un po' meglio con la testa. L'impressione è che anche la gente stia bene, perché come abbiamo già detto nel corso di questa lunga diretta, la gente qui si ferma e dopo non va via, cioè non è che uno finisce la corsa e se ne va, vuol dire che il clima che si respira è buono. Assolutamente sì, e credo che questo sia merito, insomma, del clima che si è creato attorno alla manifestazione, agli organizzatori, alla comunità tutta di Vittorio Veneto. È veramente bello, ben organizzato, come dicevo, e soprattutto c'è anche tanta gente che ti applaude lungo il percorso, anche nei punti più lontani dal centro di Vittorio Veneto, quindi è una bella soddisfazione. Poi una giornata splendida, non c'era né caldo né freddo, ideale per correre, quindi benissimo. Perfetto, grazie onorevole, mi pare che adesso vogliano fare anche questo. Sì, gli ho appena detto, non so, dopo penso che li chiameranno sul palco per la consegna ufficiale. Grazie onorevole Demenec, complimenti anche per aver concluso la corsa, e intanto continuano gli arrivi come si vede. Siamo arrivati alle 2:15, quindi mancano 45 minuti prima dello scoccare del tempo limite. Si sta per preparare, anzi è già pronta il palco per la premiazione. E intanto gli atleti, i primi, sono andati già a sciacquarsi un po' e sono tornati pronti per salire sul podio. Ovviamente anche la soddisfazione dell'ultimo applauso, avete sentito anche l'onorevole Demenec dire che anche lungo il percorso c'era molta gente che applaudiva, quindi anche questo è un successo organizzativo, perché succede di alcune manifestazioni in cui i corridori corrono nel niente, nel vuoto, nel silenzio. Invece la mezza maratona, la maratonina della Vittoria, è sempre partecipata anche dal pubblico. Il fan del Medaglia avanza, la gente sta concludendo e dentro una mezz'ora ancora arriveranno tutti, perché lui ne è l'esempio. Il traguardo è sempre alla portata dell'uomo che corre. E allora, per tutti quelli che hanno corso e si vogliono rivedere, perché sicuramente ci sarà stato qualche punto del percorso in cui eravate bellissimi, guardate le vostre foto sul sito getpica.com, scritto getpica.com. Sicuramente in un punto del traguardo almeno sarete stati bellissimi. Io più studio fotografia, eventi iopiustudio.com, le foto di oggi su getpica.com, getpica.com. C'è gente pugliese qua sulle transenne. Complimenti a voi. E coloro che sono rimasti sulle transenne accompagnino con l'applauso questa gente che conclude i suoi 21.097 metri. Laura c'è! E sbuggeriamo Neck, Laura c'è! E brave le signore, e brave le signore! Trevigiane!
la fulminea, eccoli qua. È il sorriso che fa la differenza e voi ce l'avete. Eugenia al traguardo, la pugliese, Eugenia la pugliese. Ricordo al gentile pubblico, anche se siamo nelle ultime fasi di gara, che è tassativamente vietato entrare sul tracciato, grazie. Non è vietato, è proprio proibito. E chiediamo agli atleti che sono arrivati cortesemente di rimanere dietro la linea dei giudici di gara. Stanno continuando gli arrivi, siamo alle 12.05, quindi mancano 40 minuti per restare entro il tempo limite, è una cosa fondamentale per gli atleti. Immaginate lo sforzo di fare una mezza maratona e non riuscire a concluderla. Come abbiamo detto in apertura e più volte anche nel corso della trasmissione, la Maratonina della Vittoria ha stabilito delle collaborazioni, una delle quali è con la mezza maratonina dei Dogi, una mezza maratona ormai storica che si corre nella Riviera del Brenta, per la quale appunto la collaborazione consiste nello scambio di 5 pettorali che sono stati estratti ieri per la Maratonina dei Dogi, e domenica 7 aprile verranno ricambiati da altrettanti pettorali in omaggio. Ieri abbiamo sentito il presidente del comitato organizzatore della Maratonina, Luigi Molena, appunto all'Expo al Palazzetto dello Sport. Con Luigi Molena, presidente della Doji Half Marathon, anche questa, come abbiamo detto, è una mezza maratona celebre che collabora con la Maratonina della Vittoria. È stata fatta questa collaborazione di estrarre questi 5 pettorali per 5 iscritti alla Maratonina della Vittoria, che potranno quindi correre alla mezza maratona dei Doji, che si svolgerà quando? Il 7 aprile vi aspettiamo tutti in Riviera del Brenta, nel meraviglioso percorso della Riviera del Brenta tra Mira e Stra, lungo le ville venete della nostra meravigliosa riviera. Un percorso molto bello, anche molto veloce per chi cerca la prestazione. Siamo alla 22esima edizione. E gli standard ormai si aggirano sempre sopra i 2000 partecipanti, ormai da qualche anno ci siamo stabilizzati su queste cifre. Forse quest'anno arriveremo a qualche numero in meno, ma insomma adesso siamo fiduciosi in queste ultime 3 settimane di iscrizioni. Beh, intanto ci sono questi 5 in più, vediamo chi è stato estratto. Il pettorale e i nomi. Sì. Faraon Claudia dell'Atletica San Biagio, pettorale 188. Col pettorale invece 564 Gandin Massimiliano dell'Atletica Santa Lucia di Piave, 599 di pettorale per Valentini Alessia della Val d'Apone de Megni, 895 di pettorale per Ioda Luca della Venezia Runners Atletica Murano, 986 per Fusco Gianluca, che è un atleta rancardo. Questi sono i 5 fortunati estratti in questa edizione dell'Eroica e che avranno diritto a un pettorale gratuito per la Doji Half Marathon 2019. Grazie e in bocca al lupo anche per la vostra 22esima edizione. Grazie. Mentre continuano gli arrivi sotto il traguardo di Via della Vittoria, siamo qui con Massimo Denardi, portavoce di Coppa Alleanza 3.0, che è uno dei sostenitori di questo evento. Allora Massimo, un evento che porta in piazza molta gente, tutta gente col sorriso, Cop non poteva mancare. Cop non poteva mancare perché insomma Cop è sempre sinonimo di salute, salute nell'alimentazione, salute negli alimenti che si utilizzano, salute anche nello sport, nelle attività sportive, nel settore sportivo a cui Coop è vicina.
In più quest'anno c'è anche questa cosa straordinaria della collaborazione con il centro antiviolenza, quindi un contributo al centro antiviolenza da parte di questo evento, contributo che al centro antiviolenza dà sempre Coop ogni anno, perché ogni anno il 25 novembre facciamo un'iniziativa molto importante che l'1% dei prodotti a marchio venduti nei negozi vengono devoluti ai centri antiviolenza di tutto il territorio, e quindi ci fa piacere anche questo connubio con lo sport ma anche con il sociale a cui Coop da sempre è vicino. Sappiamo che il tuo interesse non è solo relativamente alla Coop ma anche relativamente all'ambiente, e allora non l'hai percorsa, ma ti dico che la 12 km che è stata fatta non competitiva, quelle appunto abbinate al centro antiviolenza, ha portato i concorrenti Super il Monte Altare, Super il Castello del Vescovo e Super San Lorenzo in un panorama ambientale che tutti quelli che sono venuti qui a parlare prima di te hanno definito meraviglioso. Beh, noi siamo da alcuni anni impegnati al progetto anche del Parco Fenderl, il Parco del Monte Altare, quindi a mantenere i sentieri attraverso anche dei campi di volontariato internazionale, e quindi non può che farci piacere anche questa comunanza, questa vicinanza con l'ambiente, a cui anche come Lega Ambiente poi sono impegnato, che ovviamente è un connubio perché anche la Coop, insomma, con l'ambiente, con le scelte ambientali che fa ogni giorno, ci sta. Ricordiamo che questo sentiero a cui facevi riferimento verrà inaugurato proprio domenica prossima. Ebbene sì, verrà inaugurato, e poi c'è anche un centro culturale sotto il Monte Altare, il Pala Fender, che è una cosa straordinaria, è un evento della città, per la città, dei cittadini per i cittadini. Grazie Massimo, grazie e complimenti, grazie anche a Coop che ha sostenuto e sostiene questa manifestazione e anche i valori che essa porta con sé. Intanto continuano gli arrivi, sentiamo cosa si sta inventando il nostro speaker. Abbiate presente il significato della piazza di Vittorio Veneto e tutto ciò che rappresenta il monumento all'interno di questa piazza. È un monumento con un'importanza storica ed un significato importante, quindi chiederei cortesemente a tutti voi che siete in piazza di non sostare sedendovi sul monumento. Grazie. Ecco, pensavamo che Alex facesse qualche comunicazione importante, invece era un richiamo fatto addirittura senza musica a chi si era accomodato sul monumento ai caduti. Diciamo che ci sono stati in passato qualche polemica relativamente a queste cose in città, però insomma diciamo che degli atleti seduti penso che non recassero oltraggio a nessuno, ma insomma questi sono altri discorsi che poi sfociano in altre tematiche. Intanto le foto e i selfie si sprecano, ricordiamo un selfie tutto particolare che si può fare relativamente al centro antiviolenza. C'è questo cartellone dentro il quale ci si può fotografare per dimostrare di essere impegnati nella lotta contro la violenza sulle donne e sui minori. Quindi invitiamo ovviamente i concorrenti, chiaramente noi lo diciamo in televisione, i concorrenti non ci vedranno, però evidentemente è giusto ricordare a chi ci segue che c'è questa possibilità di fare uno scatto particolare, un selfie particolare. Magari chissà se qualcuno ci può aiutare, qualcuno ci sente, magari se ci portano qui il cartellone lo facciamo anche noi con la nostra diretta, un selfie contro la violenza anche qui alla Tenda TV. Nel frattempo continuano a arrivare i concorrenti. È arrivato da queste parti anche l'assessore allo sport. Intanto parlo alla regia, ho invitato se si riesce a trovare qualcuno che ci porta il cartellone per i selfie, così lo facciamo anche qua noi, magari vediamo se riusciamo a recuperarlo. Intanto ci ha raggiunti l'assessore allo sport Giuseppe Costa. Allora l'assessore non ha corso, ma insomma va bene lo stesso, forse in anni passati aveva anche fatto la corsa, ma a prescindere da questo mi pare che sia una manifestazione che ha raccolto i frutti di grande impegno e ne ha raccolti tanti.
Ma questo senz'altro, a me dispiace non aver partecipato perché dopo 8 giorni di influenza non sarei stato nel... Bisognava venire a recuperare lungo il percorso. Sì, siamo forti, ma non riusciamo in 24 ore a recuperare. Però una bellissima giornata di sport, bellissima partecipazione e anche nonostante le previsioni una bellissima giornata di sole e di gente che ho visto anche molto sudata. Hanno detto 1500, no, quelli sono sicuri oltre 1500 iscritti, ma hanno detto sui 2500 partecipanti alle non competitive, che fa 4000, che non è mica male. Beh, secondo me sono bellissimi numeri e secondo me stiamo vivendo ancora al traino dell'eroica marathon che ha lasciato un segno, un ricordo in tutti quelli che hanno partecipato lo scorso anno e poi anche la promozione che riesce a fare il Comitato Maratonina a livello di media, a livello sui social è veramente una cosa ottima, con risultati veramente stupendi. Sicuramente anche dal punto di vista promozionale per il nostro territorio lo è, perché abbiamo all'elenco degli iscritti mi pare una dozzina di regioni italiane, ma anche diverse nazioni vengono qui apposta per correre, quindi diciamo la promozione turistica c'è. C'è la promozione turistica e bisogna sempre lavorare costantemente per conservarla, perché raggiungere un risultato non vuol dire essere arrivati, vuol dire avere la forza, la capacità e la volontà di ripartire ogni anno. Grazie Assessore, grazie di essere stato qui con noi. In bocca al lupo per la sua influenza, mi sembra che ormai siamo verso la via della guarigione e intanto sono le 12:15, quindi mancano 30 minuti esatti allo scoccare delle 3 ore, tempo massimo consentito per gli atleti per concludere ed entrare in classifica. Ancora molta gente sul parterre. Stanno arrivando alla spicciolata alcuni concorrenti sulle 2 ore e mezza, non è un tempo eccesso, però comunque bisogna farla e bisogna arrivare in fondo. Sapete che le maratone, le mezze maratone, l'obiettivo principe di tutti i concorrenti è arrivare, perché non è un'altra gara che si arriva matematicamente. Alle mezze maratone e alle maratone in particolare, se sbagli qualcosa corri il rischio di non arrivare. Tanto è vero, lo diciamo per i meno esperti, che esiste un servizio scopa cosiddetto, cioè un servizio di trasporto per gli atleti che dovessero ritirarsi. Provate a immaginare in una maratona, se un atleta si ferma a 2/3 del percorso, si trova a 15 km dal traguardo, come fa? Non ha certo un cellulare per chiamare qualcuno, quindi sarebbe in grossa difficoltà, e invece facendo il servizio scopa ci permette di recuperare tutti i concorrenti e di portarli al traguardo. Servizio che ovviamente è garantito anche nel caso delle mezze maratone, anche se verosimilmente è molto ridotto, se non in caso di infortunio il rischio che uno si ritiri e non riesca ad arrivare al traguardo. Vedete dalle nostre immagini il traguardo, un concorrente che sta arrivando in questo momento, anzi una concorrente se non vedo male, e lo striscione dell'arco del traguardo. Da qualche anno tutte le manifestazioni godono di questi striscioni, questi archi gonfiabili che fanno sicuramente colore e rappresentano anche un traguardo più visibile e ancora più ambito per i concorrenti. Nel frattempo stiamo aspettando anche che sia pronto tutto per la cerimonia di premiazione. Sinceramente non capiamo cosa manchi ancora, anche se adesso vediamo lo speaker Alex Geronazzo che si sarà sicuramente raffreddato un po' l'ugola prima di affrontare la premiazione, e adesso si sta per preparare alla premiazione, lo sentite, e adesso ha annunciato in meno 10 minuti alla cerimonia di premiazione. Eccoci, stiamo vedendo ancora
un concorrente che se la prende comoda sotto il traguardo, spegne il cronometro qualche metro prima del traguardo, così il personale sarà magari ritoccato di qualche secondo. Anche i giudici della FIDAL sono qui presenti da stamattina alle 8, anche loro in servizio per garantire la correttezza di questa manifestazione che, ricordiamo, è ufficiale. Le city run sono manifestazioni non competitive, mentre la maratonina FIDAL è riconosciuta e gara ufficiale a tutti gli effetti. Per la SD Olimpia, chissà da dove arriva questa signora, chiediamoglielo. Ricordiamo che dopo ci sarà la consegna anche dei 10 pettorali estratti ieri, 5 per la maratonina dei Dogi che sarà domenica 7 aprile, e nella stessa data si svolgerà anche la maratona di Roma, per la quale sono stati estratti altri 5 pettorali in base a una collaborazione con l'associazione Immunodeficienze Primitive che appunto collabora con questa maratona. Vale la pena di ricordare questa associazione che assiste queste persone che hanno questi problemi di salute e avete sentito prima l'intervista che abbiamo fatto a Jenny Tocquet. Si tratta di malattie per lo più rare che quindi fondano la loro speranza di guarigione e di vita soprattutto sulla ricerca, una ricerca che va sostenuta anche attraverso le donazioni. Proprio per questo colgo volentieri l'occasione per ricordare quanto ci ha raccontato Jenny Tocquet, cioè che su un sito che si chiama www.retedeldono.it c'è la possibilità di fare delle donazioni proprio per sostenere questa associazione, in modo tale che ci siano fondi per la ricerca per aiutare queste persone. È possibile connettersi e fare una donazione, è semplicissimo, anche pochi euro aiutano, perché tutto aiuta a sostenere la ricerca, e basta connettersi a www.retedeldono.it, digitare il nome di Jenny Tocquet, che è stata quella che ha avviato questa particolare ricerca, e poi è possibile facilissimamente con una banalissima carta di credito o addirittura con PayPal, per chi ce l'ha e lo sa usare, è possibile fare una donazione. E davvero sarebbe un bel gesto per i nostri telespettatori che ci hanno ascoltato, che hanno seguito il nostro racconto e che lo stanno ancora seguendo. Fate anche una donazione per aiutare queste persone. Nel frattempo si sta approntando il nostro palco, c'è anche un po' d'aria che si alza, si è rannuvolato il cielo, ma adesso può anche piovere tra un po', non c'è problema. La regia ricorda che dopo la fine della trasmissione c'è qualche ora per smontare tutti gli armamentari della nostra diretta, quindi è meglio se la pioggia aspetta almeno che si sia completato questo lavoro. Nel frattempo presumo che in regia siano già pronti per il caffè, è mezz'ora che stanno mangiando, bevendo, e quindi potranno sicuramente essere pronti a digerire visto quello che hanno mangiato. Intanto stiamo avvicinando a questa attesa premiazione. Non so cosa stia facendo Federico, voi non lo vedete, ma adesso è cambiata regia, adesso c'è Mirko Andretta in regia, chissà che effetti ci fa. Venite a farti intervistare, ecco. Allora abbiamo qui, c'era giusto in impostazione, vediamo se il regista riesce a inquadrarci. Eccolo qua. Ecco. Adesso tra un po' Tienti il microfono in mano. Mi tengo il microfono perché siamo stati sbeffeggiati per tutto il corso della mattinata dal conduttore. E non riesce neanche, no, noi semplicemente, siccome facciamo presente ai nostri telespettatori, e questo mio intervento serve unicamente per riempire il buco che si è creato nell'attesa delle premiazioni, è un'attesa spasmodica ormai delle premiazioni, così ti lascio prendere anche un po' fiato, ecco. Stavo dicendo che ovviamente abbiamo ricordato un po' le dirette del centenario con questa bella diretta di questa mattina.
abbiamo ricordato le dirette del centenario per quello che riguarda le levatacce, gli orari, perché ovviamente da parte mia io voglio ringraziare tutto lo staff. Tu li hai citati più volte, alcune volte in maniera ironica, altre meno, ma ovviamente noi scherziamo, ma c'è una squadra dietro alle immagini che avete visto quest'oggi, e quindi i primi erano qui alle 6 di questa mattina, più tutto il lavoro dei giorni precedenti. Un grazie va ovviamente anche ad Alessandro, che in maniera molto stoica, per ripetere appunto la bella esperienza dello scorso anno, le emozioni di Eroica devo dire che ci sono ancora e sono riecheggiate più volte in questa giornata e in questi giorni mentre stavamo preparando questa diretta. Però appunto abbiamo voluto continuare su questo filone che si inserisce un po' anche nel percorso che abbiamo dato avvio da qualche settimana di Per Sport, la rubrica, ci facciamo un po' di autopromozione, la rubrica della Tenda TV che parla dello sport vittoriese, e quindi ci è sembrato giusto in questa cornice continuare anche, e magari perché no, potremmo farlo anche per altri sport in futuro, non è detto, come i nostri telespettatori stanno vedendo in queste settimane. Anche perché sono le stesse società sportive a richiedercelo, vi stiamo proponendo un po' tutti gli sport di diverso tipo, lo facciamo in diversi modi, alcune volte in studio, alcune volte in esterna, quindi è un bel progetto di cui io ti ringrazio, perché ovviamente serve molto tempo di preparazione per tutto questo. E quindi che dire... continuate a abbiamo riempito un buco, il problema è che non sono cominciate le premiazioni, però vedo delle autorità sul palco. Allora ti cedo il microfono, io torno di là. Un ringraziamento quindi a Francesca, Alessio, Mirko, Leonardo, Alessandro Bolzan, che non abbiamo citato ma era l'autista della moto, che ovviamente diciamo che la particolarità di quest'anno è stata l'avere per la prima volta le immagini in diretta lungo tutto il tracciato. È stato un piccolo grande traguardo anche per noi, che ci è servito però per dimostrarvi un po' anche la fatica che hanno fatto gli atleti. Noi abbiamo seguito il primo in questa corsa solitaria, quasi, insomma, dopo le prime centinaia di metri, insomma, ha staccato gli altri. Però insomma è stato bello poter seguire anche la corsa da tutto il tracciato, giusto Alessandro? Sì, molto giusto. Va detto, come dicono i giovani oggi, è tanta roba fare una diretta sul percorso, cioè già fare una diretta, ma seguire tutta la corsa. Grazie Federico, torna in regia. Seguire una corsa con immagini in diretta dal percorso è tanta roba, come si dice, e siamo riusciti appunto grazie alle nostre telecamere, grazie a Alessandro Bolzan che guidava la moto, grazie a Leonardo Segat che era con lui e le ha riprese. Dicevo, è giusto ringraziare, ovviamente Federico non si è ringraziato da solo, ma anche qua col bello della diretta, un atleta che ha una motivazione, perché ecco, spiegaci perché sei mezza maratona, perché mio nonno materno, non ancora maggiorenne, all'età di 16-17 anni è venuto qua a combattere ed è stato insignito la medaglia al valore di Cavaliere Vittorio Veneto, e io oggi sono venuto a prendere questa bellissima medaglia per fargli onore. Okay. E da dove vieni? Sono di Bondeno, della provincia di Ferrara. Di Ferrara, ho capito. E il nonno si chiamava? Mio nonno si chiamava Ugo Chiarabelli. Della Bella. Ugo Chiarabelli, Cavaliere di Vittorio Veneto. Beh, guarda, grazie. Gli rendo onore, sono veramente emozionato per questa cosa. Grazie, complimenti, e grazie anche di questo bel messaggio che ci hai raccontato. Abbiamo il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, buongiorno. Abbiamo il piacere di avere il senatore Roger De Menec con noi. Abbiamo il sindaco di Sarmede, Larry Pizzol. Salutiamo naturalmente, non è presente ma lo salutiamo, il sindaco di Cappella Maggiore Vincenzo Traetta. Poi abbiamo con noi, per quanto riguarda il comitato organizzatore, Vittorio Buriola. Abbiamo Roberto Biz, presidente della Vittorio Veneto Servizi, società che gestisce le imprese farmaceutiche del comune territoriale di Vittorio Veneto. Abbiamo Massimo Denardi per la cooperativa, la Coppa Alleanza 3.0. Siamo tutti qua ed andiamo ad iniziare con naturalmente il discorso di accoglienza. Prenderà la parola a nome di tutti il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Grazie, buongiorno a tutti. Saluto anche a nome dei colleghi
sindaci di Sarmede, l'amico Larry Pizzol qui presente, Vincenzo Traetta, il sindaco di Cappella Maggiore. L'amico Pizzol l'ha salutato stamattina per tutti perché io mi sono cimentato, si vede ancora la divisa, mi sono cimentato nella 12 km, bellissimo percorso, un po' faticoso se devo dire, però la soddisfazione all'arrivo è stata enorme. Il ringraziamento va naturalmente a tutti i partecipanti, a quelli che hanno lavorato, la società che ha organizzato con tutti i volontari, e anche agli alpini che mentre noi eravamo di corsa o camminando a seconda del percorso stavano pulendo le nostre colline, le nostre montagne. E grazie soprattutto perché c'è stata questa raccolta fondi anche per il CAV, per il centro antiviolenza che ha sede qui a Vittorio Veneto. E dico purtroppo è un servizio che serve, ma per fortuna c'è. Qualora una donna si senta in difficoltà sotto diversi punti di vista, può avere accesso in maniera molto riservata al nostro CAV, è un servizio che funziona. Grazie ancora, e il tempo è stato anche quest'anno straordinariamente non clemente ma accogliente, come è avvenuto l'altro anno. Fra l'altro mi dicono che i numeri quest'anno sono ancora più generosi degli scorsi anni, per cui chissà il prossimo anno. Ringraziamo quindi le amministrazioni comunali. Io lascio il palco naturalmente alle istituzioni e a chi si è meritato i premi. Scendo a chiamare i meritevoli ed andiamo a chiamare Errata Corrige. Iniziamo dagli uomini. Sesto classificato per la Polisportiva Vodo di Cadore, già vincitore della prima edizione con un'ora 11:36, Francesco Duca. C'è il professor Duca. Con un'ora 10 primi e 26 secondi, quinto classificato, miglior italiano in corsa per il team Tornado, Roberto Graziotto. C'è e siamo alle prime 4 posizioni. Alla quarta piazza per la Run and Live, un'ora 9 primi e 52 secondi per il Kenya, Cosmas Kigen. Quarto classificato. Alla terza posizione, medaglia di bronzo virtuale quest'oggi per la Run and Live, porta i colori del Kenya, un'ora 9 primi e 22 secondi, Ken Mutai. Alla seconda posizione, a lui un grande applauso per aver vivacizzato la corsa, un'ora 7 primi e 2 secondi per il Marocco, per la SD Dinamo Sport, Rashid Benhamdan.
vince! Signori e signore, vince la 6ª edizione della Maratonina della Vittoria con il nuovo record della corsa in 1 ora 6 primi e 28 secondi per il Kenya, Josh Kipruto, coach. Signore e signori, sul palco i migliori 6, signore e signorini, ciao! Andremo ora alla premiazione delle migliori 6 donne assolute. Ed iniziamo subito alla 6ª posizione. Andiamo in provincia di Belluno, sotto le Dolomiti, in 1 ora 30 primi e 30 secondi. Per l'Atletica d'Ore gioca allena Silvia Vecellio. Alla 5ª posizione andremo a chiamare un atleta da tanti anni in Italia su innumerevoli decine e decine di podi, atleta di livello internazionale, porta i colori dell'Atletica Rimini, 1 ora 28 primi e 20 secondi, l'italo-romena Ana Nanu. Signore e signori, per la 4ª posizione ci spostiamo in Alto Adige per l'Isacktal Raiffeisen. Lei è Doris Weisteiner. 4ª, Doris Weisteiner. Non c'è. Andiamo quindi a chiamare il podio. C'è, eccola qua, Doris Weisteiner. Per l'Isacktal Raiffeisen. Tempo della Weisteiner 1 ora 25 e 10. Sul 3° gradino del podio ci trasferiamo in provincia di Vicenza con 1 ora 22 primi e 41 secondi per l'Atletica Casone Noceto Maurizia Cunico. Atleta che ha nel palmarès maratone importanti come quella di Napoli ad esempio, Maurizia Cunico. Ed andiamo alla 2ª posizione, torna dove ha già vinto una delle atlete venete più vincenti dell'ultimo decennio per la Boscaini Runners con 1 ora 22 e 26, Giovanna Ricotta. Ed ora, signore e signori, il momento è ufficiale con il tempo record di 1 ora 15 primi e 40 secondi
per l'Atletica Castello, sotto la bandiera del Kenya vince Vivian Yerop Kemboi. Nuovo record della corsa per Vivian Yerop Kemboi, 1 ora 15:40. E allora dalla sesta alla prima Vecellio, Nanu, Weisteiner, Cunico, Ricotta e Kemboi. Signore e signorine, Mrs. Ciao! Andremo ora a premiare il traguardo volante che andrà a appannaggio comunque dei due vincitori. Andiamo a richiamare contemporaneamente nuovamente sul palco per il traguardo volante in campo femminile Vivian Kemboi. Giulio De Antoni accompagna Vivian Kemboi and Joash Kutch per il traguardo volante. Mentre salutiamo gli arrivi di coloro che concludono, andiamo a richiamare Josh Kutch. Eccolo, after 10 kilometers. Also, congratulations. Bye, ciao. Andremo ora a dare un riconoscimento all'atleta più giovane iscritto. Questo è un mio amico. Che bello poterlo chiamare. Non diciamo l'età, ma è lui il più giovane per la Run and Fun Oltre Team, Alessandro Mares. Alessandro Mares, atleta più giovane in gara. Se c'è. Andremo quindi a premiare la categoria Barefoot. Andiamo ora a chiamare per la categoria maschile Barefoot. Con 1 ora 28:17 terzo tempo per Guglielmo Noè. I Barefoot, correre a piedi scalzi. Secondo miglior tempo Barefoot maschile, 1 ora 24:23 per Luciano Borghi. Miglior tempo Barefoot alla sesta maratonina della vittoria, 1 ora 23 primi e 47 secondi, lui è Filippo De Conto.
Per galanteria terremo sul palco i 3 uomini e chiameremo la donna con il miglior tempo premiata tra le barefoot. From United States. Ok, allora abbiamo raggiunto le 2 italiane sul podio, finalmente si può parlare in italiano. Allora Giovanna Ricotta seconda e Maurizia Cunico terza. Allora raccontateci un po' la corsa, l'abbiamo seguita soprattutto la parte maschile. Le abbiamo viste partire assieme e poi... Sì, io sono partita, ho fatto un po' la mia gara, poi verso il settimo Maurizia mi ha raggiunto e poi ho continuato nel mio ritmo. È una bella gara, passa veloce perché il percorso è vario, è bellissima. La keniana era... È partita fortissimo, ma proprio non l'ho mai vista e io quindi ho fatto la mia gara al mio ritmo e basta, cercando di gestire la Maurizia. E tu Maurizia allora? Anch'io sono partita con il mio ritmo e sì, sono partita con il mio ritmo, poi ho cercato di raggiungere Giovanna, però lei per me oggi andava troppo forte e quindi sono rimasta un po' indietro e insomma è andata bene così, anche perché il percorso non è velocissimo e ad aggravare un po' il vento che dava fastidio, quindi va bene così. Ma avete corso appaiate o era sempre un po' davanti? No, lei era sempre davanti di 100 metri, fa conto. E il vento l'avete trovato contrario in discesa? Sì, io a me sempre deve aver trovato sempre. Fine era a favore, sì, per fortuna. Perché questo percorso dicono che appunto la parte finale è leggermente in salita. La parte finale me lo ricordavo dura perché appunto è in salita, ma quest'anno avendo avuto il vento in favore è andata meglio. Sì, il prossimo appuntamento tu? Un'altra mezza, ma devo ancora programmarla. Okay, il prossimo appuntamento è Maurizia? Diciamo che la maratona, ma non diciamo quale. Però sarebbe Padova, la mezza di Padova, adesso vediamo. Grazie, complimenti a Giovanna Ricotta e Maurizia Cunico. Intanto continuano le premiazioni sul palco. Premia naturalmente il signor Zilio in rappresentanza dei bancari. Noi adesso procederemo ancora con le categorie bancari ed assicurativi, chiamando sul palco in ordine di galanteria le 3 donne e quindi manteniamo la Carla Chiesa. La terza con il terzo miglior tempo sul palco Michela Zoppini. Michela Zoppini, terza donna tra i bancari ed assicurativi. Non c'è. Seconda donna Paola Brizzante. Paola Brizzante. Resta sul palco con il miglior tempo Carla Chiesa. Ringraziamo e salutiamo Carla Chiesa e andremo ora a chiamare i primi 3 della categoria maschile, bancari ed assicurativi. Un grazie a Carla Chiesa ed andiamo a chiamare il terzo classificato tra i bancari ed assicurativi. Lui è Loris Mognato. Loris Mognato. Allora siamo giunti in conclusione di questa lunga ennesima diretta da Vittorio Veneto. Abbiamo superato anche questa volta le 4 ore di trasmissione, tutta in diretta. Allora, prima di dimenticarmi, volevo sinceramente ringraziare tutto lo staff della tenda. Prima, come ha detto Federico, ci abbiamo scherzato su, ho ironizzato, però qui sono ragazzi che lavorano davvero sul serio e chi ha visto la trasmissione lo può confermare.
ringrazio Federico Campoalorto in regia, ringrazio i vari cameraman, Francesca Astori, Leonardo Segat che ha seguito la gara in moto, Alessio Denardi che adesso è sotto il palco delle premiazioni, prima era in bicicletta, Mirko Andreetta che ha curato la parte tecnica. Ringrazio anche Alessandro Bolzan che era l'autista della moto che ci ha permesso davvero, come ho detto prima, tanta roba, una diretta di tutta la corsa dal primo metro all'ultimo e quindi è stata davvero un'avventura bella. Qui di fianco a me c'è Otello Salvador, uno dello staff dell'organizzazione, ringrazio anche lui per avermi assistito chiamando i vari ospiti e aggiornandomi soprattutto con i parziali durante la corsa. È stata una fatica mia relativa, sua e del comitato organizzatore molto grande, però ti chiedo Otello a commento, è stata una fatica ripagata da un successo forse al di là delle attese. Sì, assolutamente. Beh, intanto lasciami dirti un grazie per questo meraviglioso fiume di parole, per aver raccontato questo evento in maniera strepitosa, e un grazie alla Tenda TV per l'apporto, per tutto quello che ci ha dato e supportato. L'evento, come hai giustamente detto tu e chiaramente ampiamente già descritto, è stata una soddisfazione incredibile, con l'aiuto da parte di oltre 300 volontari che anche questa volta hanno ritagliato il loro tempo libero per dedicarsi agli altri, che poi alla fine della fiera è la cosa più importante. Siamo tutti soddisfatti, diamo appuntamento a tutti i nostri amici alla prossima edizione della Maratonina della Vittoria, che sicuramente riserverà altre nuove sorprese. Certo, dovremo avere la diretta via satellite, Federico, per la prossima edizione del 2020. 4.000 visualizzazioni su Facebook, non mi sembra davvero male, perché la diretta Facebook, ovviamente la nostra trasmissione che è andata in diretta televisiva sul digitale terrestre su Vittorio Veneto e in streaming ovviamente sul sito www.latendatv.it, dove rimane in podcast, quindi è possibile vederla anche per chi ha partecipato. Dicevo i ringraziamenti, Federico, ti guardo se non ho dimenticato di ringraziare nessuno, ovviamente ringrazio l'organizzazione, ringrazio anche il bel tempo che ci ha assistito, ringrazio i concorrenti, ringrazio i vincitori che hanno abbassato il record della corsa, anche un tempo record di una corsa che scende vuol dire la qualità che sale, vuol dire un bello spot anche per la manifestazione stessa, quindi bene così, continuiamo a crescere, lo ha detto anche il presidente della FIDA provinciale Oddone Tubia questa mattina, una gara che cresce, tutto è filato dritto, non mi resta che fare un ringraziamento generale per tutti, a partire dagli ascoltatori e da chi ci ha seguiti su internet. L'appuntamento ovviamente è con le prossime trasmissioni, in particolare ovviamente con Per Sport, per raccontare il nostro sport locale. Grazie e buona domenica a tutti.